Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei. Edizione audiolibro YouTube a cura di Beneinst, Onde Letterarie e Audiolibri. Giornata terza, parte quarta. Salviati. Pigliamo dunque la settima indagine fatta sopra le osservazioni di Ticone e di Taddeo a Gecio, per le quali trova l'autore la stella essere stata lontana dal centro 32 semidiametri, il qual sito è il più favorevole per la parte sua, e per dargli ogni vantaggio voglio che, oltre a questo, la ponghiamo nella più disfavorevole lontananza per gli astronomi, qual è il collocarla anco sopra il firmamento. Posto dunque ciò, andiamo ricercando quali correzioni sarebbero necessarie applicare alle altre sue 11 indagini, a ciò sublimassero la stella sino alla distanza di 32 semidiametri. E cominciamo dalla prima, calcolata sopra le osservazioni dell'Ainzelio e del Maurolico, nella quale l'autore trova la distanza dal centro circa 3 semidiametri, con la parallasse di gradi 4, 42 minuti primi e 30 secondi. Vediamo ora se con ritirarla a 20 minuti primi solamente si eleva sino alle 32 semidiametri. Ecco l'operazione brevissima e giusta. Ainzelio polare 48.22, stella 76.34 minuti primi e 30 secondi. Maurolico polare 38.30, stella 62.0 minuti primi e 0 secondi. Differenza 9.52, 14.34 minuti primi e 30 secondi. Parallasse 4.42 minuti primi e 30 secondi. BAD 9.52 minuti primi, corda 17.200, BDC 108.21 minuti primi e 30 secondi, BCD 0.20 minuti primi, con segni rispettivamente 94.910 e 582. Applichiamo poi la regola aurea con i numeri indicati nella tabella che segue. Moltiplico il seno dell'angolo BDC per il seno della corda BD e parto l'avvenimento. Detratto nelle 5 ultime figure per il seno della parallasse, ne viene 28 semidiametri e mezzo, talché neanche per la correzione di gradi 4.22 minuti primi e 30 secondi, tolti da gradi 4.42 minuti primi e 30 secondi, si eleva la stella sino all'altezza di 32 semidiametri, la qual correzione, per intelligenza del signor Simplicio, è dei minuti primi 262 e mezzo. Nella seconda operazione, fatta sopra le osservazioni dell'Ainzelio e dello Sculero, con parallasse di gradi 0.8 minuti primi 30 secondi, trovasi la stella in altezza di 25 semidiametri in circa, come si vede nella seguente operazione. Corda BD 6166, seno BDC 97.987, seno BCD 247. Segue la tabella con i rispettivi numeri e l'applicazione della regola aurea. E ritirando la parallasse di 0,8 minuti primi e 30 secondi a 7 minuti primi, il cui seno è 204, si leva la stella a 30 semidiametri in circa. Non basta dunque la correzione di 1 minuto primo e 30 secondi. Vedi i numeri della tabella che segue. Or veggiamo qual correzione bisogna per la terza indagine, fatta sulle osservazioni dell'Ainzelio e di Ticone, la qual rende la stella alta circa 19 semidiametri, con la parallasse 10 minuti primi.
La corda e i seni trovati dall'autore sono questi indicati a seguire come anche nell'operazione dell'autore e rendono con la regola aurea la stella lontana circa 19 semidiametri. Bisogna dunque per alzarla scemar la parallasse conforme alla regola che egli ancora osserva nella nona indagine. Ponghiamo pertanto la parallasse a essere 6 minuti primi, il cui seno è 175, e fatta la divisione si trova ancor meno di 31 semidiametri per la distanza della stella. Vedi i numeri che seguono. È dunque la correzione di 4 minuti primi poca per il bisogno dell'autore. Venghiamo alla quarta indagine e alle rimanenti con la medesima regola e con le corde e i seni ritrovati dall'autor medesimo. In questa la parallasse è 14 minuti primi e l'altezza trovata manco di 10 semidiametri, e diminuendo la parallasse da 14 minuti primi a 4 minuti primi, ad ogni modo vedete come la stella non si eleva neanche sino a 31 semidiametri. Non basta dunque la correzione di 10 minuti primi sopra 14 minuti primi. Corda BD 8142, seno BDC 43235, seno BCD 407 e secondo la correzione 116, applicando poi la regola aurea con i numeri che seguono. Nella quinta operazione dell'autore abbiamo i seni e la corda come vedete e la parallasse è 0,42 minuti primi e 30 secondi, la quale rende l'altezza della stella circa 4 semidiametri e correggendo la parallasse con ridurla dai 42 minuti primi e 30 secondi a 5 minuti primi solamente, non basta per alzarla neanche sino a 28 semidiametri. L'emendazione dunque di 37 minuti primi e 30 secondi è poca, come risulta dai numeri della tabella che segue, con l'applicazione della regola aurea. Nella sesta operazione la corda, i seni e la parallasse sono tali e la stella si trova a essere alta circa 4 semidiametri. Vediamo dove la si riduce calando la parallasse da 8 ad un solo minuto primo. Ecco l'operazione e la stella non più alzata che sino a 27 semidiametri in circa. Non basta dunque la correzione di 7 minuti primi sopra 8 minuti primi, come risulta dai numeri che seguono e l'applicazione della regola aurea. Nell'ottava operazione la corda, i seni e la parallasse, come vedete, sono tali e di qui calcola l'altezza della stella semidiametri 1,5 con la parallasse di 43 minuti primi, la quale, ridotta a un minuto primo, dà tuttavia la stella lontana manco di 24 semidiametri. La correzione dunque di 42 minuti primi non basta, come indicato nei numeri della tabella che seguono e con l'applicazione della regola aurea. Vediamo ora la nona. Ecco la corda, i seni e la parallasse, che è 15 minuti primi, onde l'autor calcola la lontananza della stella dalla superficie della Terra esser manco di un 47esimo di semidiametro, ma questo è con error del calcolo, imperroché la vien veramente, come noi vedremo qui adesso, più di un quinto. Ecco che vengono circa 90-436esimi, che sono più di un quinto, come indicato nei numeri delle tabelle che seguono con l'applicazione della regola aurea. Quello che soggiunge poi l'autore in emenda delle osservazioni, cioè che non basta ritirare la differenza della parallasse né a un sol minuto, neanche all'ottava parte di un minuto primo, è vero. Ma io dico che nemmeno la decima parte di un minuto primo ridurrà l'altezza della stella a 32 semidiametri, imperroché il seno della decima parte di un minuto primo, cioè di 6 secondi, è 3, per il quale se nella nostra regola noi divideremo 90, o vogliamo dire, se noi divideremo per 300.000 9.058.672, ne verrà 30
e 58.672 centomillesimi, cioè poco più di 30 semidiametri e mezzo. La decima dà all'altezza della stella un quinto di semidiametro con quest'angolo, seni e parallasse, che è gradi 4.30 minuti primi, la quale veggo che ridotta da gradi 4.30 minuti primi a 2 minuti primi, ad ogni modo non promuove la stella sino a 29 semidiametri, come si vede dai numeri della tabella che segue e dall'applicazione della regola aurea. L'undecima rende la stella all'autore remota circa 13 semidiametri, con la parallasse di 55 minuti primi. Veggiamo, riducendola a 20 minuti primi, dove innalzerà la stella. Ecco, il calcolo l'eleva a poco meno di 33 semidiametri. La correzione dunque è di 35, poco meno sopra 55 minuti primi, come si vede dai numeri della tabella che segue e dall'applicazione della regola aurea. La duodecima, con la parallasse di gradi 1.36 minuti primi, rende la stella alta meno di 7 semidiametri. Ritirando la parallasse a 20 minuti primi, conduce la stella a meno di 30 semidiametri di lontananza. Non basta dunque la correzione di gradi 1.16 minuti primi, come risulta dai numeri della tabella che segue e dalla regola aurea. Queste sono le correzioni delle parallasse delle 10 indagini dell'autore per ridurre la stella in altezza di 32 semidiametri. Gradi 4.22.30 sopra 4.42.30, gradi 0.4 sopra 0.10, gradi 0.10 sopra 0.14, gradi 0.37 sopra 0.42.30, gradi 0.7 sopra 0.8, gradi 0.42 sopra 0.43, gradi 0.14.30 sopra 0.15, gradi 4.28 sopra 4.30, gradi 0.35 sopra 0.55, gradi 1.16 sopra 1.36 e sommando le due colonne 756 primi sopra 836. Di qui si vede come per ridurre la stella all'altezza di 32 semidiametri bisogna dalla somma delle parallassi 836 detrarne 756 e ridurle a 80. Neanche basta tal correzione. Di qui si vede, siccome ho notato qua dretto, che quando l'autore stabilisse di voler ricevere per vero sito della stella nuova la distanza di 32 semidiametri, la correzione delle altre sue 10 indagini, e dico 10 perché la seconda, essendo assai ben alta, si riduce l'altezza di 32 semidiametri con 2 minuti primi di correzione, per far che tutte restituissero detta stella in tal distanza, ricercherebbe un ritiramento di parallassi tale che tra tutte le sottrazioni importerebbero più di 756 minuti primi, dove che nelle 5 calcolate da me, che rendono la stella sopra la Luna, per correggerle sì che la costituiscano nel firmamento, basta la correzione di minuti 10 e un quarto solamente. Ora aggiungete a queste altre 5 indagini che rendono la stella precisamente nel firmamento, senza bisogno di veruna correzione, e avremo 10 indagini concordi a costituirla nel firmamento, con la sola correzione di 5 di loro, come si è veduto, di minuti 10 e un quarto, dove che per la correzione delle altre 10 dell'autore, per ridurle in altezza di 32 semidiametri, vi bisogneranno l'emendazione di minuti 756 sopra minuti 836, cioè bisogna che dalla somma di 836 se ne detraggano 756, a voler che la stella si elevi all'altezza di 32 semidiametri, ed anche tal correzione non basta. Le indagini poi, che immediatamente senz'altra correzione rendono la stella senza parallasse,
perciò nel firmamento, ed anco nelle più remote parti di esso, ed insomma alta quanto li stesso polo, sono queste 5 notate qui in gradi e minuti primi. Camerario, altezza polare 52.24, altezza della stella 80.26. Peucero, altezza polare 51.54, altezza della stella 79.56, con differenze rispettivamente di 0.30 e 0.30. Landgravio, altezza polare 51.18, altezza della stella 79.30. Ainzelio, altezza polare 48.22, altezza della stella 76.34, con differenze rispettivamente di 2.56 e 2.56. Ticone, altezza polare 55.58, altezza della stella 84. Peucero, altezza polare 51.54, altezza della stella 79.56, con differenza rispettivamente di 4.4 e 4.4. Reinoldo, altezza polare 51.18, altezza della stella 79.30. Ainzelio, altezza polare 48.22, altezza della stella 76.34, con differenza rispettivamente di 2.56 e 2.56. Camerario, altezza polare 52.24, altezza della stella 24.17. Agecio, altezza polare 48.22, altezza della stella 20.15, con differenze rispettivamente di 4.2 e 4.2. Del resto, degli accoppiamenti che si possono fare, delle osservazioni di tutti questi astronomi, quelli che rendono la stella per infinito spazio sublime sono molti più in numero, cioè circa 30 di più che gli altri, che danno, calcolando, la stella sotto la luna. E perché, siccome siamo convenuti, è da credere che gli osservatori abbiano errato più presto di poco che d'assai, manifesta cosa è che le correzioni da applicarsi alle osservazioni che danno la stella alta in infinito, nel ritirarla a basso, prima e con emenda minore, la condurranno nel firmamento che è sotto la luna, talché tutte queste applaudono l'opinione di quelli che la mettono tra le fisse. Aggiungete che le correzioni che si ricercano per tali emende sono assai minori che quelle per le quali la stella dall'inverosimil vicinità si può ridurre all'altezza più favorevole per questo autore, come per gli esempi passati si è veduto. Tra le quali impossibili vicinità ci sono 3 che par che rimuovano la stella dal centro della Terra per manco distanza di un semidiametro, facendola in certo modo andare in volta sottoterra, e queste sono quelle combinazioni nelle quali, essendo l'altezza polare d'uno degli osservatori maggiore dell'altezza polare dell'altro, l'elevazione della stella presa da quello è minore dell'elevazione della stella di questo, e sono tali combinazioni le notate qui appresso. Questa prima è del Langravio con gemma, dove l'altezza polare del Langravio, 51.18 minuti primi, è maggiore dell'altezza polare di gemma, che è 50.50 minuti primi. Ma l'altezza della stella del Langravio, 79.30 minuti primi, è minore di quella della stella di gemma, 79.45 minuti primi. Langravio, altezza polare 51.18, altezza della stella 79.30. Gemma, altezza polare 50.50, altezza della stella 79.45. Giornata terza, parte quinta. Le altre due sono queste. Buschio, altezza polare 51.10, altezza della stella 79.20. Gemma, altezza polare 50.50, altezza della stella 79.45. Reinoldo,
altezza polare 51,18, altezza della stella 79,30, gemma altezza polare 50,50, altezza della stella 79,45. Da quello che sin qui v'ho mostrato potete comprendere quanto questa prima maniera di investigare la distanza della stella e provarla sul lunare, introdotta dall'autore, sia disfavorevole per la causa sua e quanto più probabilmente e chiaramente si raccolga la lontananza di quella essere stata tra le più remote stelle fisse. Simplicio. Sino a questa parte mi par che assai manifestamente sia scoperta la poca efficacia delle dimostrazioni dell'autore. Ma io veggo che tutto questo vien compreso in non molte carte del libro. Potrebbe esser che altre sue ragioni fusser più concludenti che non son queste prime. Salviati. Anzi, non posson esser se non men valide, se vogliamo che le passate ci siano esempio per le rimanenti, atteso che, siccome è manifesto, l'incertezza e poca concludenza di quelle chiaramente si comprende derivar dagli errori commessi nelle osservazioni strumentali, dalle quali si è creduto delle altezze polari e della stella essere state prese giustamente, essendo in effetto errate facilmente tutte. Eppur per trovare le altezze del polo hanno avuto gli astronomi secoli di tempo da impiegarvisi a loro agio, e le altezze meridiane della stella sono più agevoli da osservarsi, come quelle che sono terminatissime e concedono qualche spazio all'osservatore di poterle continuare, come quelle che non si mutano sensibilmente in tempo brevissimo, come fanno le remote dal meridiano. E se questo è, siccome è verissimo, qual fede vorremmo noi prestare a calcoli fondati sopra osservazioni più in numero, più difficili a farsi, più momentanee nel variarsi, con l'aggiunta presso di strumenti più incomodi e più fallaci? Per una semplice occhiata che ho data alle dimostrazioni seguenti, i computi son fatti sopra altezze della stella prese in diversi cerchi verticali, che chiamano con voce arabica azimutti, nelle quali osservazioni si adoprano strumenti mobili non solo nei cerchi verticali, ma nell'orizzonte ancora nel medesimo tempo, in modo che convien, nell'istesso momento che si prende l'altezza, aver nell'orizzonte osservata la distanza del verticale, nel qual è la stella dal meridiano. Inoltre, dopo un notabile intervallo di tempo, convien reiterar l'operazione e tener minuto conto del tempo decorso, fidandosi o d'oriuoli o d'altre osservazioni di stelle. Una tal matassa di osservazioni va poi conferendo con un'altra simile fatta da un altro osservatore, in un altro paese con diverso strumento e in diverso tempo, e da questa cerca l'autore di ritrar quali sarebbono state le altezze della stella e le latitudini orizzontali accadute nel tempo ed ora delle altre prime osservazioni. E sopra un tale aggiustamento fabbrica in ultimo il suo calcolo. Lascio ora giudicar a voi quanto sia da prestar fede a ciò che da simili indagini si ritrae, oltre che io non dubito punto che, quando altri si volesse martirizzare sopra tali lunghissimi computi, si troverebbe, siccome nei passati, esser più quelli che favorissero la parte avversa che l'autore, ma non mi par che metta conto prendersi una tal fatica per cosa che non è tra le primarie intese da noi. Sagredo. Io son della vostra in questa parte, ma essendo questo negozio circondato da tante confusioni, incertezze ed errori, sopra qual confidenza hanno tanti astronomi asseverantemente pronunziata la nuova stella essere stata altissima? Salviati. Sopra due sorte di osservazioni semplicissime, facilissime e verissime,
una sola delle quali è più che abbastanza per assicurarne dell'essere locata nel firmamento, o almeno per lunghissimo tratto superiore alla Luna, una delle quali è presa dall'egualità o poco differente inegualità delle sue lontananze dal polo, tanto mentre ella era nell'infima parte del meridiano, quanto nella suprema. L'altra è l'aver lei conservato perpetuamente le medesime distanze da alcune stelle fisse sue circonvicine, ed in particolare dall'11ª di Cassiopea, non più da essa remota di gradi 1,5, dalli quali due capi indubitabilmente si raccoglie o l'assoluta mancanza di parallasse o d'una piccolezza tale che ne assicura con calcoli speditissimi della sua gran lontananza dalla terra. Sagredo. Ma queste cose non sono state comprese da quest'autore? E se egli le ha vedute, in che modo se ne difende? Salviati. Noi sogliamo dire che quando altri, non trovando ripiego che vaglia contro i suoi falli, produce frivolissime scuse, cerca di attaccarsi alle funi del cielo, ma quest'autore ricorre non alle corde, ma alle fila dei ragnateli del cielo, come apertamente vedrete nell'andare esaminando questi due punti pur ora accennativi. E prima quello che ci mostrano le distanze polari ad uno degli osservatori l'ho io notato in questi brevi calcoli, per piena intelligenza dei quali devo primamente avvertirvi come, tutta volta che la stella nuova o d'altro fenomeno si avvicina a terra, girando al moto diurno intorno al polo, più distante si mostrerà da esso mentre si trovi nella parte di sotto del meridiano, che quando è nella superiore, come in questa figura si vede, figura 3, nella quale il punto T denota il centro della Terra, O il luogo dell'osservatore, l'arco VPC il firmamento, P il polo. Il fenomeno, muovendosi per il cerchio FS, vedesi or sotto il polo per il raggio OFC e or sopra secondo il raggio OSD, sicché i luoghi veduti nel firmamento siano DC, ma i veri rispetto al centro T sono BA, lontani egualmente dal polo, dove è già manifesto il luogo apparente del fenomeno S, cioè il punto D, essere più vicino al polo che non è l'altro apparente luogo C, veduto per il raggio OFC, che è la prima cosa da notarsi. Conviene che nel secondo luogo voi notiate come l'eccesso dell'apparente inferior distanza dal polo sopra l'apparente superiore distanza pur dal polo è maggiore che non è la parallasse inferiore del fenomeno, cioè dico che l'eccesso dell'arco CP, distanza inferiore apparente, sopra l'arco PD, distanza apparente superiore, è maggiore dell'arco CA, che è la parallasse inferiore, il che si raccoglie facilmente. In perroché di più eccede l'arco CP il PD che il PB, essendo PB maggiore di PD, ma PB è uguale a PA e l'eccesso di CP sopra PA è l'arco CA. Adunque, l'eccesso dell'arco CP sopra l'arco PD è maggiore dell'arco CA, che è la parallasse del fenomeno posto in F, che è quel che bisognava sapere. E per dar tutti i vantaggi all'autore, voglio che supponghiamo la parallasse della stella in F essere tutto l'eccesso dell'arco CP, cioè della distanza inferiore dal polo sopra l'arco PD, distanza superiore. Vengo adesso ad esaminare quel che ci danno le osservazioni di tutti gli astronomi prodotti dall'autore, tra le quali non ce n'è pur una che non gli sia in disfavore e contraria al suo intento. E facciamo principio da queste del Buschio, il quale trovò la distanza della stella dal polo, quando gli era superiore, esser gradi 28,10 minuti primi e la inferiore esser gradi 28,30 minuti primi, sicché l'eccesso è gradi 0,20 minuti primi, il quale voglio che prendiamo, a favore dell'autore,
come se tutto fosse parallasse della stella in F, cioè l'angolo TFO. La distanza poi dal vertice, cioè l'arco CV, è gradi 67,20 minuti primi. Trovate queste due cose, prolunghisi la linea CO e sopra essa caschi la perpendicolare TI e consideriamo il triangolo TOI, del quale l'angolo I è retto e l'IOT noto per essere alla cima dell'angolo VOC, distanza della stella dal vertice. Inoltre nel triangolo TIF, pur rettangolo, è noto l'angolo F, preso per la parallasse. Notinsi dunque da parte i due angoli IOT, IFT, e di essi si prendano i seni, che sono, come si vede, notato, e perché nel triangolo IOT, di quali parte il seno tutto TO è 100.000, di tali il seno TI è 92.276, e di più nel triangolo IFT, di quali il seno tutto TF è 100.000, di tali il seno TI è 582. Per ritrovare quante parti sia TF di quelle che TO è 100.000, diremo per la regola aurea: quando T è 582, TF è 100.000. Ma quando T fosse 92.276, quanto sarebbe TF? Moltiplichiamo 92.276 per 100.000. Ne viene 9.227.600.000 e questo si deve partire per 582. Ne viene, come si vede, 15.854.982 e tante parti saranno in TF di quelle che in TO sono 100.000. Onde, per voler sapere quante linee TO sono in TF, divideremo 15.854.982 per 100.000. Ne verrà 158,5 prossimamente. E tanti semidiametri sarà la distanza della stella F dal centro T. E, per abbreviare l'operazione, vedendo noi come il prodotto del moltiplicato di 92.276 per 100.000 si deve dividere prima per 582 e poi il quoziente per 100.000, potremmo, senza la moltiplicazione di 92.276 per 100.000 e con una sola divisione del seno 92.276 per il seno 582, conseguire subito l'istesso, come si vede qui sotto, dove 92.276 diviso per 582 ci dà l'istesso 158,5 in circa. Teniamo dunque a memoria come la sola divisione del seno TI come il seno dell'angolo TOI diviso per il seno TI come seno dell'angolo IFT ci dà la distanza cercata TF in tanti semidiametri TO. Angoli: IOT 67,20 minuti primi, IFT 0,20 minuti primi, seni rispettivamente 92.276, 582, T 582, TF 100.000, T 92.276, TF 0, per cui applicando la regola aurea risulta 158 e qualcosa. Vedete ora quel che ci danno le osservazioni del Peucero, del quale la distanza inferiore dal polo è gradi 28,21 minuti primi e la superiore gradi 28,2 minuti primi. La differenza gradi 0,19 minuti primi e la distanza dal vertice gradi 66,22 minuti primi, dalle quali cose si raccoglie la distanza della stella dal centro quasi 166 semidiametri, essendo gli angoli IOT 66,27 minuti primi e IFT 0,19 minuti primi,
con segni rispettivamente 91.672 e 553, da cui risulta 165 e 427 553esimi. Ecco quel che ci mostra l'osservazione di Ticone, presa la più favorevole per l'avversario, cioè la distanza inferiore dal polo gradi 28.13 minuti primi e la superiore 28.2 minuti primi, lasciando la differenza che è 0.11 minuti primi come se tutta fosse parallasse. La distanza dal vertice gradi 62.15 minuti primi. Ecco qui sotto l'operazione e la lontananza della stella dal centro ritrovata semidiametro 276 e 9 sedicesimi, essendo gli angoli IOT 62.15 minuti primi e IFT 0.11 minuti primi, con segni rispettivamente 88.500 e 320, da cui risulta 276 e 9 sedicesimi. L'osservazione del Reynoldo, che è la seguente, ci rende la distanza della stella dal centro semidiametri 793, angoli IOT 66.58 minuti primi, IFT 0.3 minuti primi, segni rispettivamente 92.026 e 116, da cui 793 e 58 116esimi. Dalla seguente osservazione del Langravio si ritrae la distanza della stella dal centro semidiametri 1057, angoli IOT 66.57 minuti primi, IFT 0.3 minuti primi, segni rispettivamente 92.012 e 87, da cui risulta 1057 e 53 87esimi. Prese dal camerario due delle sue osservazioni più favorevoli per l'autore, si trova la lontananza della stella dal centro semidiametri 3143, angoli IOT 65.43 minuti primi, IFT 9.1 minuti primi, segni rispettivamente 91.152 e 29, da cui risulta 3.143. L'osservazione del Munosio non dà parallasse e però rende la stella nuova tra le fisse altissime. Quella della Inzeglio ce la dà remota per infinito spazio, ma con emendazione di un mezzo minuto primo la ripon tra le fisse e l'isteso si ritrae dall'Ursino con la correzione di 12 minuti primi. Degli altri astronomi non ci sono le distanze sopra e sotto il polo, onde non si può ritrar cosa veruna. Or vedete come tutte le osservazioni di tutti convengono in disfavor dell'autore in collocar la stella nelle regioni celesti e altissime. Sagredo. Ma che difesa trovegli contro a sì patenti contrarietà? Salviati. Uno di quei debolissimi fili, dicendo che le parallassi vengono diminuite mercé delle refrazioni, le quali, operando contrariamente, sublimano il fenomeno, dove le parallassi l'abbassano. Ora, quanto vaglia questo miserabile refugio, giudicatelo da questo, che quando questo effetto delle rifrazioni fusse di quella efficacia che da non molto tempo in qua alcuni astronomi hanno introdotto, al più che potesse operar circa l'elevar più del vero un fenomeno sopra l'orizzonte, mentre egli sia di già alto 23 o 24 gradi, sarebbe il diminuirgli circa 3 minuti di parallasse.
il qual temperamento è scarsissimo per ritrar la stella sotto la luna, ed in alcuni casi è minore che non è il vantaggio conceduto da noi, nell'ammetter che l'eccesso della distanza, inferior dal polo sopra la superiore, sia tutto parallasse, il qual vantaggio è cosa assai più chiara e palpabile che l'effetto della refrazione, della grandezza del quale io dubito, e non senza ragione. Ma più io domando quest'autore se crede che quelli astronomi, delle osservazioni dei quali egli si serve, avessero cognizione di questi effetti delle refrazioni e vi facessero sopra considerazione o no. Se li conobbero e considerarono, è ragionevol credere che di essi tenesser conto nell'assegnare le vere elevazioni della stella, facendo a quei gradi di altezze che sopra gli strumenti si scorgevano, quelle tare che erano convenienti, mercé delle alterazioni delle refrazioni, in modo che le distanze pronunziate da loro fussero poi le corrette e giuste, e non le apparenti e false. Ma se crede che tali autori non facessero riflessione sopra le dette refrazioni, convien confessare che eglino abbiano parimente errato in determinar tutte quelle cose le quali non si possono perfettamente aggiustare senza la modificazione delle refrazioni, tra le quali cose una è l'investigazione precisa delle altezze polari, le quali comunemente si prendono dalle due altezze meridiane di alcuna delle stelle fisse, sempre apparenti, le quali altezze verranno alterate dalla refrazione nell'istesso modo, appunto, che quelle della stella nuova, talché l'altezza polare che da esse si deduce verrà difettosa e partecipe dell'istesso mancamento che quest'autore ascrive alle altezze assegnate alla stella nuova, cioè e quella e queste poste con pari errori più sublimi del vero. Ma tale errore, per quanto appartiene al nostro presente negozio, non pregiudica punto, perché non avendo noi bisogno di saper altro che la differenza tra le due distanze della stella nuova dal polo, mentre ella gli fu inferiore e poi superiore, chiara cosa è che tali distanze saranno le stesse, posta l'alterazione della refrazione comunemente per la stella e per il polo, che è comunemente emendata per questo e per quella. Arebbe qualche momento, benché debolissimo, l'argomento dell'autore, se egli ci avesse assicurati che l'altezza del polo fosse stata assegnata precisa ed emendata dall'error dipendente dalla refrazione, dal quale non si fussero poi guardati i medesimi astronomi nell'assegnarci l'altezza della stella nuova. Ma egli di ciò non ci ha fatti sicuri, né forse ce ne poteva fare, né forse, e questo è più credibile, tal cautela è stata tralasciata dagli osservatori. Sagredo, parmi soprabbondantemente annullata questa istanza, però ditemi in qual maniera ei si libera poi da quell'aver mantenuta sempre la medesima distanza dalle stelle fisse sue circunvicine, Salviati, apprendendosi similmente a due fili ancor più deboli dell'altro, l'uno dei quali è pur legato alla refrazione, ma tanto men saldamente, quanto e dice che pur la refrazione, operando nella stella nuova e sublimandola sopra il vero sito, rende incerte le distanze vedute dalle vere comparate alle stelle fisse sue vicine. Né posso abbastanza maravigliarmi com'è dissimuli d'accorgersi che la medesima refrazione lavorerà nell'istesso modo nella stella nuova che nell'antica sua vicina, sublimando amendue egualmente, onde da tale accidente l'intervallo tra esse resti inalterato. L'altro rifugio è ancora più infelice,
e tiene assai del ridicolo, fondandosi sopra l'errore che può nascere nell'operazione stessa strumentale, mentre che l'osservatore, non potendo costituire il centro della pupilla dell'occhio nel centro del sestante, strumento adoperato nell'osservare gli intervalli tra due stelle, ma tenendolo elevato sopra detto centro, quant'è la distanza di essa pupilla da non so che osso della gota, dove si appoggia il capo dello strumento, si viene a formare nell'occhio un angolo più acuto di quello che si forma dai lati del sestante, il qual angolo dei raggi differisce anche da se stesso, mentre si riguardano stelle poco elevate sopra l'orizzonte, e le medesime poi poste in grande altura. Si fa, dice, tal angolo differente, mentre si vada elevando lo strumento tenendo ferma la testa. Ma se nell'alzare il sestante si piegasse il collo indietro e si andasse elevando la testa insieme con lo strumento, l'angolo allora si conserverebbe lì stesso. Suppone dunque la risposta dell'autore che gli osservatori nell'uso dello strumento non abbiano alzato la testa conforme al bisogno, cosa che non ha del verisimile, ma posto anco che così fusse seguito, lascio giudicare a voi qual differenza può essere tra due angoli acuti di due triangoli equicruri, i lati dell'uno dei quali triangoli siano lunghi ciascuno 4 braccia e quelli dell'altro 4 braccia meno quant'è il diametro d'una lente, che assolutamente non maggiore può essere la differenza tra la lunghezza degli due raggi visivi, mentre la linea viene tirata perpendicolarmente dal centro della pupilla sopra il piano dell'aste del sestante, la qual linea non è maggiore che la grossezza del pollice e la lunghezza dei medesimi raggi, mentre elevandosi il sestante senza alzare insieme la testa, tal linea non cade più a perpendicolo sopra detto piano, ma inclina facendo l'angolo verso la circonferenza alquanto acuto. Ma per liberare in tutto e per tutto quest'autore da queste infelicissime mendicità, sappia, già che si vede che egli non ha molta pratica nell'uso degli strumenti astronomici, che nei lati del sestante o quadrante si accomodano due traguardi, uno nel centro e l'altro nell'estremità opposta, i quali sono elevati un dito o più dal piano dell'aste, e per le sommità di tali traguardi si fa passare il raggio dell'occhio, il quale occhio si tiene anco remoto dallo strumento un palmo o due o più ancora, talché né pupilla né osso di gota né di tutta la persona tocca né si appoggia allo strumento, il quale strumento nemmeno si sostiene o si eleva in braccia, e massime se saranno di quei grandi, come si costuma, li quali, pesando le decine e le centinaia ed anco le migliaia delle libbre, si sostengono sopra basi saldissime, talché tutta l'istanza svanisce. Questi sono i sotterfugi di quest'autore, i quali, quando ben fussero tutto acciaio, non lo potrebbero sollevare d'un centesimo di minuto, e con questi si persuade di darci a credere d'aver compensata quella differenza che importa più di 100 minuti. Dico del non si essere osservata notabili diversità nelle distanze tra una fissa e la nuova stella in tutta la loro circolazione, che quando ella fosse stata prossima alla Luna doveva farsi grandemente cospicua anco alla semplice vista, senza strumento veruno, e massime paragonandola con un decima di Cassiopea sua vicina a gradi 1,5, che di più di 2 diametri della Luna doveva variarsi, come ben avvertirono i più intelligenti astronomi di quei tempi. Sagredo, mi par di vedere quell'infelice agricoltore che dopo l'essergli state battute e distrutte dalla tempesta tutte le sue aspettate ricolte,
va con faccia languida e china, raggranellando reliquie così tenui che non son per bastargli a nutrir neanche un pulcino per un sol giorno. Salviati, veramente che con troppo scarsa provvisione d'arme s'è levato quest'autore contro agli impugnatori della inalterabilità del cielo e con troppo fragili catene ha tentato di ritirar dalle regioni altissime la stella nuova di Cassiopea in queste basse ed elementari. E perché mi pare che assai chiaramente si sia dimostrata la differenza grande che è tra i motivi di quegli astronomi e di questo loro pugnatore, sarà bene che, lasciata questa parte, torniamo alla nostra principal materia, nella quale segue la considerazione del movimento annuo comunemente attribuito al Sole, ma poi da Aristarco Samio in prima e dopo dal Copernico, levato dal Sole e trasferito nella Terra, contro alla qual posizione sento venir gagliardamente provvisto il signor Simplicio, ed in particolare con lo stocco e con lo scudo del libretto delle conclusioni o disquisizioni matematiche, l'oppugnazioni del quale sarà bene cominciare a proporre. Simplicio, voglio, quando così vi piaccia, riservarle in ultimo, come quelle che sono le ultime ritrovate. Salviati, sarà dunque necessario che voi, conforme al modo tenuto sin qui, andiate ordinatamente proponendo le ragioni in contrario, sì d'Aristotile come di altri antichi, il che son per fare io ancora, acciò non resti nulla indietro senza essere attentamente considerato ed esaminato. E parimente il signor Sagredo, con la vivacità del suo ingegno, secondo che si sentirà svegliare, produrrà in mezzo i suoi pensieri. Sagredo, lo farò con la mia solita libertà e perché voi così comandate sarete anche in obbligo di scusarla. Salviati, il favore obbligherà a ringraziarvi e non a scusarvi, ma cominci ormai il signor Simplicio a promuovere quelle difficoltà che loro spingono dal poter credere che la Terra, a guisa degli altri pianeti, si possa muovere in giro intorno ad un centro stabile. Simplicio. La prima e massima difficoltà è la repugnanza ed incompatibilità che è tra l'essere nel centro e l'esserne lontano, perché quando il globo terrestre si abbia a muovere in un anno per la circonferenza di un cerchio, cioè sotto il zodiaco, è impossibile che nello stesso tempo e sia nel centro del zodiaco, ma che la Terra sia in tal centro è in molti modi provato da Aristotele, da Tolomeo e da altri. Salviati, molto bene discorrete, e non è dubbio alcuno che chi vorrà far muovere la Terra per la circonferenza di un cerchio, bisogna prima che provi che ella non sia nel centro di quel tal cerchio. Seguita dunque, ora, che noi vediamo se la Terra sia o non sia in quel centro, intorno al quale io dico che ella si gira, e voi dite che ella è collocata. E prima che questo è necessario ancora che ci dichiariamo se di questo tal centro abbiamo voi ed io lo stesso concetto o no. Però dite quale e dov'è questo vostro inteso centro? Simplicio. Intendo per centro quello dell'universo, quello del mondo, quello della sfera stellata, quel del cielo. Giornata terza, parte sesta. Salviati, ancorché molto ragionevolmente io potessi mettervi in controversia se in natura sia un tal centro, essendo che né voi né altri ha mai provato se il mondo sia finito e figurato, oppure infinito e interminato, tuttavia, concedendovi per ora che ei sia finito e di figura sferica terminato e che perciò abbia il suo centro,
converrà vedere quanto sia credibile che la terra, e non piuttosto altro corpo, si ritrovi in esso centro. Simplicio. Che il mondo sia finito e terminato e sferico lo prova Aristotile con 100 dimostrazioni. Salviati, le quali si riducono poi tutte ad una sola, e quella sola al niente, perché se io gli negherò il suo assunto, cioè che l'universo sia mobile, tutte le sue dimostrazioni cascano, perché non prova esser finito e terminato l'universo, se non in quanto che è mobile. Ma per non moltiplicar le dispute, concedasi per ora che il mondo sia finito, sferico ed abbia il suo centro. E giacché tal figura e centro sia argomentato dalla mobilità, non sarà se non molto ragionevole se dagli stessi movimenti circolari dei corpi mondani noi andremo alla particolare investigazione del sito proprio di tal centro. Anzi, Aristotele medesimo ha egli pur nella stessa maniera discorso e determinato, facendo centro dell'universo quelli stesso intorno al quale tutte le celesti sfere si girano e nel quale ha creduto venir collocato il globo terrestre. Ora ditemi, signor Simplicio, quando Aristotele si trovasse costretto da evidentissime esperienze a permutare in parte questa sua disposizione ed ordine dell'universo e da confessare d'essersi ingannato in una di queste due proposizioni, cioè o nel por la terra nel centro o nel dir che le sfere celesti si muovessero intorno a cotal centro, qual delle due confessioni credete voi che egli eleggesse? Simplicio. Credo che quando il caso accadesse, i peripatetici... Salviati. Non domando dei peripatetici, domando da Aristotele medesimo, che, quanto a quelli, so benissimo ciò che risponderebbero. Essi, come reverentissimi ed umilissimi mancipii d'Aristotele, negherebbero tutte le esperienze e tutte le osservazioni del mondo e recuserebbero anco di vederle per non le avere a confessare e direbbero che il mondo sta come scrisse Aristotele e non come vuol la natura, perché, toltogli l'appoggio di quell'autorità, con che vorreste che comparissero in campo? E però ditemi pure quel che voi stimate che fusse per far Aristotele medesimo. Simplicio. Veramente non mi saprei risolvere qual dei due inconvenienti e fusse per reputar minore. Salviati. Non usate di grazia questo termine di chiamare inconveniente quel che potrebbe essere necessario che fusse così. Inconveniente fu il voler por la terra nel centro delle celesti rivoluzioni. Ma già che voi non sapete in qual parte fusse per inclinare, stimandolo io uomo di grande ingegno, andiamo esaminando qual delle due elezioni sia la più ragionevole, e quella reputiamo che fusse la ricevuta da Aristotele. Ripigliando dunque il nostro ragionamento da principio, e posto in grazia d'Aristotele che il mondo, della grandezza del quale non abbiamo sensata notizia oltre alle stelle fisse, come quello che è di figura sferica e circolarmente si muove, abbia necessariamente e rispetto alla figura e rispetto al moto un centro. Ed essendo noi, oltre a ciò, sicuri che dentro la sfera stellata sono molti orbi, l'uno dentro all'altro con loro stelle che pur circolarmente si muovono, si cerca quel che sia più ragionevol credere e dire, che questi orbi contenuti si muovano intorno all'istesso centro del mondo oppure intorno a un altro assai lontano da quello? Dite ora, signor Simplicio, il parer vostro circa questo particolare. Simplicio. Quando noi potessimo fermarci sopra questo solo presupposto e che fussimo sicuri di non poter incontrar qualche altra cosa che ci disturbasse, io direi che molto più ragionevol fusse il dire che il continente e le parti contenute si movesser tutte circa un comun centro,
che sopra diversi. Salviati. Ora, quando sia vero che il centro del mondo sia l'istesso che quello intorno al quale si muovono gli orbi dei corpi mondani, cioè dei pianeti, certissima cosa è che non la Terra, ma piuttosto il Sole si trova collocato nel centro del mondo, talché, quanto a questa prima semplice e generale apprensione, il luogo di mezzo è del Sole, e la Terra si trova tanto remota dal centro quanto dall'istesso Sole. Simplicio. Ma da che argomentate voi che non la Terra, ma il Sole sia nel centro delle conversioni dei pianeti? Salviati. Concludesi da evidentissime e perciò necessariamente concludenti osservazioni, delle quali le più palpabili, per escludere la Terra da cotal centro e collocarvi il Sole, sono il ritrovarsi tutti i pianeti ora più vicini ed ora più lontani dalla Terra, con differenze tanto grandi che, verbigrazia, Venere lontanissima si trova 6 volte più remota da noi che quand'ella è vicinissima, e Marte si innalza quasi 8 volte più in uno che in un altro stato. Vedete intanto se Aristotele si ingannò di qualche poco in credere che fossero sempre ugualmente remoti da noi. Simplicio. Quali poi sono gli indizi che i movimenti loro siano intorno al Sole? Salviati. Si argomenta nei 3 pianeti superiori, Marte, Giove e Saturno, dal trovarsi sempre vicinissimi alla Terra quando sono all'opposizione del Sole e lontanissimi quando sono verso la congiunzione. E questo avvicinamento ed allontanamento importa tanto che Marte vicino si vede ben 60 volte maggiore che quando è lontanissimo. Di Venere poi e di Mercurio si ha certezza dal rivolgersi intorno al Sole, da non si allontanar mai molto da lui e dal vedersegli or sopra ed or sotto, come la mutazione di figure in Venere conclude necessariamente. Della Luna è vero che ella non si può in verun modo separare dalla Terra, per le ragioni che più distintamente nel progresso si produrranno. Nota 1. Le parti della Terra hanno tal propensione al centro di essa che quando ella cangiasse luogo, le dette parti, benché lontane dal globo nel tempo delle mutazioni di esso, lo seguirebbero per tutto. Esempio di ciò sia il seguito perpetuo delle Medicee, ancorché separate continuamente da Giove. L'istesso si deve dir della Luna, obbligata a seguir la Terra, il che serva per i semplici che hanno renitenza a capire come questi 2 globi, non sendo legati insieme con una catena o infilzati a un'asta, si conseguitino l'un l'altro, sicché all'incitarsi o ritardarsi dell'uno si acceleri o ritardi l'altro. Fine della nota 1. Sagredo, io mi aspetto d'aver a sentire cose ancor più meravigliose, dependenti da questo movimento annuo della Terra, che non sono state le dependenti dalla conversione diurna. Salviati, voi non vi ingannate punto, perché quanto all'operar il moto diurno nei corpi celesti, non fu né potette essere altro che il farci apparir l'universo precipitosamente scorrer in contrario, ma questo moto annuo, mescolandosi con i moti particolari, produce moltissime stravaganze, le quali hanno fatto finora perdere la scherma a tutti i maggiori uomini del mondo. Ma ritornando alle prime apprensioni generali, replico che il centro delle celesti conversioni dei 5 pianeti, Saturno, Giove, Marte, Venere e Mercurio, è il Sole, e sarà del moto della Terra ancora, se ci succederà di metterla in cielo. Quanto poi alla Luna, questa ha un moto circolare intorno alla Terra, dalla quale, come ho già detto,
in modo alcuno non si può separare, ma non però resta ella ad andare intorno al Sole, insieme con la Terra, col movimento annuo. Simplicio. Io non resto ancora ben capace di questa struttura, e forse col farne un poco di disegno si intenderà meglio e più agevolmente si potrà discorrere intorno ad essa. Salviati. E così sia. Anzi, per vostra maggior soddisfazione e meraviglia insieme, voglio che voi stesso la disegnate e veggiate come, non credendo d'intenderla, ottimamente la capite, e solo corrisponder alle mie interrogazioni la descriverete puntualmente. Pigliate dunque un foglio e le seste, e sia questa carta bianca l'immensa espansione dell'universo, nella quale voi avete a distribuire ed ordinare le sue parti conforme a che la ragione vi detterà. E prima, essendo che senza mio insegnamento voi tenete per fermo la terra esser collocata in questo universo, però notate un punto a vostro beneplacito, intorno al quale voi intendete ella esser collocata, e contrassegnatelo con qualche carattere. Simplicio. Sia questo segnato A il luogo del globo terrestre. Vedi figura 4. Salviati. Bene sta. So secondariamente che voi sapete benissimo che essa terra non è dentro al corpo solare, nemmeno a quello contigua, ma per certo spazio distante. E però assegnate al Sole qual altro luogo più vi piace, remoto dalla terra, a vostro beneplacito, e questo ancora contrassegnate. Simplicio. Ecco fatto. Sia il luogo del corpo solare questo segnato O. Salviati. Stabiliti questi due, voglio che pensiamo di accomodare il corpo di Venere in tal maniera che lo stato e il movimento suo possa soddisfar a ciò che di essi ci mostrano le sensate apparenze. E però riducetevi a memoria quello che o per i discorsi passati o per vostre proprie osservazioni avete compreso accadere in tale stella, e poi assegnatele quello stato che vi parrà convenirsele. Simplicio. Posto che siano vere le apparenze narrate da voi e che ho lette ancora nel libretto delle conclusioni, cioè che tale stella non si discosti mai dal Sole oltre a certo determinato intervallo di 40 e tanti gradi, sì che ella giammai non arrivi non solamente all'opposizione del Sole, ma neanche al quadrato, né tampoco all'aspetto sestile, e più che ella si mostri in un tempo quasi 40 volte maggiore che in altro tempo, cioè grandissima, quando sendo retrograda va alla congiunzione vespertina del Sole, e picciolissima quando, con movimento diretto, va alla congiunzione mattutina. E di più, sendo vero che quando ella appar grandissima si mostri di figura cornicolata, e quando appar piccolissima si vega rotonda perfettamente, sendo dico vere cotali apparenze, non veggo che si possa sfuggire di affermare tale stella raggirarsi in un cerchio intorno al Sole, poiché tal cerchio in niuna maniera si può dire che abbracci e dentro di sé contenga la terra, né meno che sia inferiore al Sole, cioè tra esso e la terra, neanche superiore al Sole. Non può tal cerchio abbracciar la terra, perché Venere verrebbe talvolta all'opposizione del Sole. Non può essere inferiore, perché Venere, circa l'una e l'altra congiunzione col Sole, si mostrerebbe falcata. Ne può essere superiore, perché si mostrerebbe sempre rotonda, né mai cornicolata. E però per il ricetto di lei segnerò il cerchio CH intorno al Sole, senza che egli abbracci la terra. Salviati. Accomodata Venere, è bene che pensiate a Mercurio, il quale, come sapete, trattenendosi sempre intorno al Sole, molto meno da lui si allontana che Venere,
però considerate qual luogo convenga assegnargli. Simplicio. Non è dubbio che imitando egli Venere, accomodatissima stanza sarà per lui un minor cerchio dentro a questo di Venere, eppure intorno al Sole, essendo massime della sua vicinità al Sole argomento ed indizio assai concludente la vivacità del suo splendore sopra quello di Venere e degli altri pianeti. Potremo dunque con tal fondamento segnare il suo cerchio notandolo con i caratteri BG. Salviati. Marte poi dove lo metteremo? Simplicio. Marte, perché viene all'opposizione del Sole, è necessario che col suo cerchio abbracci la Terra, ma veggo che è bisogna per necessità che egli abbracci il Sole ancora, imperroché, venendo alla congiunzione col Sole, se non gli passasse di sopra, ma gli fusse inferiore, apparirebbe cornicolato, come fa Venere e la Luna. Ma egli si mostra sempre rotondo. Adunque è necessario che egli includa dentro al suo cerchio non meno il Sole che la Terra. E perché mi sovviene che voi abbiate detto che, quando esso è all'opposizione del Sole, si mostra 60 volte maggiore che quando è verso la congiunzione, parmi che molto bene si accomoderà a queste apparenze un cerchio intorno al centro del Sole e che abbracci la Terra, quale io noto adesso è contrassegno DI, dove Marte nel punto D è vicinissimo alla Terra ed è opposto al Sole, ma quando è nel punto I è alla congiunzione col Sole, ma lontanissimo dalla Terra. E perché le stesse apparenze si osservano in Giove ed in Saturno, sebben con assai minor diversità in Giove che in Marte, e con minor ancora in Saturno che in Giove, mi par comprendere che molto acconciamente soddisfaremo anco a questi due pianeti con due cerchi pur intorno al Sole, e questo primo per Giove, segnandolo EL, ed un altro superiore per Saturno, notato FM. Salviati. Voi sin qui vi siete portato egregiamente. E perché, come vedete, l'appressamento e discostamento dei tre superiori viene misurato dal doppio della distanza tra la Terra e il Sole, questa fa maggior diversità in Marte che in Giove, per essere il cerchio di Marte minor del cerchio EL di Giove, e similmente perché questo EL è minore del cerchio FM di Saturno. La medesima diversità è ancor minore in Saturno che in Giove, e ciò puntualmente risponde all'apparenza. Resta ora che pensiate di assegnare il luogo alla Luna. Simplicio. Seguendo lo stesso metodo, che mi par concludentissimo, poiché veggiamo che la Luna viene alla congiunzione ed all'opposizione del Sole, è necessario dire che il suo cerchio abbracci la Terra, ma non bisogna già che egli abbracci il Sole, perché quando ella fusse verso la congiunzione non si mostrerebbe falcata, ma sempre rotonda e piena di lume, oltre che giammai non potrebbe ella farci, come spesse volte fa, l'eclisse del Sole, con l'interporsi tra esso e noi. È dunque necessario assegnarle un cerchio intorno alla Terra, qual sarebbe questo NP, sì che costituita in P ci apparisca dalla Terra A congiunta col Sole, onde possa talora eclissarlo e posta in N si vegga opposta al Sole, ed in tale stato possa cadere nell'ombra della Terra ed oscurarsi. Salviati. Ora che faremo, signor Simplicio, delle stelle fisse? Vogliamole por disseminate per gli immensi abissi dell'universo, in diverse lontananze da qualsivoglia determinato punto, oppur collocate in una superficie sfericamente distesa intorno a un suo centro, sì che ciascheduna di loro sia dal medesimo centro egualmente distante? Simplicio. Piuttosto torrei una strada di mezzo e gli assegnerei un orbe
descritto intorno a un determinato centro e compreso dentro a due superfici sferiche, cioè una altissima, concava, e l'altra inferiore e convessa, tra le quali costituirei l'innumerabile moltitudine delle stelle, ma però in diverse altezze. E questa si potrebbe chiamar la sfera dell'universo, contenente dentro di sé gli orbi dei pianeti già da noi disegnati. Salviati. Adunque, già abbiamo noi, signor Simplicio, sin qui ordinati i corpi mondani giusto secondo la distribuzione del Copernico, e ciò si è fatto di propria mano vostra. E di più a tutti avete voi assegnati movimenti proprii, eccettuato nel Sole, la Terra e la sfera stellata. E da Mercurio con Venere avete attribuito il moto circolare intorno al Sole, senza abbracciare la Terra. Intorno al medesimo Sole fate muoverli tre superiori, Marte, Giove e Saturno, comprendendo la Terra dentro ai cerchi loro. La Luna poi non può muoversi in altra maniera che intorno alla Terra, senza abbracciare il Sole, eppure in questi moti convenite voi ancora col medesimo Copernico. Restano ora da decidere tra il Sole, la Terra e la sfera stellata tre cose, cioè la quiete che apparisce a essere della Terra, il movimento annuo sotto il zodiaco che apparisce a essere del Sole e il movimento diurno che apparisce a essere della sfera stellata, con parteciparlo a tutto il resto dell'universo, eccettuatone la Terra. Ed essendo vero che tutti gli orbi dei pianeti, dico di Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, si muovono intorno al Sole come centro loro, di esso Sole par tanto più ragionevole che sia la quiete che della Terra, quanto di sfere mobili è più ragionevole che il centro stia fermo che alcun altro luogo da esso centro remoto. Alla Terra, dunque, la qual resta costituita in mezzo a parti mobili, dico tra Venere e Marte, che l'una fa la sua rivoluzione in 9 mesi e l'altro in 2 anni, molto acconciamente si può attribuire il movimento d'un anno lasciando la quiete al Sole. E quando ciò sia, segue per necessaria conseguenza che anche il moto diurno sia della Terra, imperroché se, stando fermo il Sole, la Terra non si rivolgesse in se stessa, ma solo avesse il movimento annuo intorno al Sole, il nostro anno non sarebbe altro che un giorno ed una notte, cioè 6 mesi di giorno e 6 mesi di notte, come altra volta s'è detto. Vedete poi quanto acconciamente vien levato dall'universo il precipitosissimo moto delle 24 ore e come le stelle fisse, che sono tanti soli, conforme al nostro Sole godono una perpetua quiete. Vedete inoltre quanta agevolezza si trovi in questo primo abbozzamento per rendere le ragioni di apparenze tanto grandi ne corpi celesti. Salgredo. Io la scorgo benissimo, ma siccome voi da questa semplicità raccogliete gran probabilità per la verità di cotal sistema, altri forse per l'opposito ne potrebbe far contrarie deduzioni, dubitando non senza ragione come, essendo tal costituzione antichissima de Pittagorici e tanto bene accomodata all'apparenze, abbia poi nel progresso di migliaia d'anni avuto così pochi seguaci e sia sin da Aristotele medesimo stata rifiutata e, dopo l'istesso Copernico, vadia continuando nell'istessa fortuna. Salviati. Se voi, signor Sagredo, vi foste alcuna volta abbattuto, siccome io molte volte incontrato mi sono, a sentir quali sorte di scempiezze bastano a render contumace ed impersuasibile il vulgo, al prestar l'orecchio nonché l'assenso a queste novità, credo che assai in voi si diminuirebbe la maraviglia del trovarsi così pochi seguaci di tale opinione, ma poca stima
per mio parere, si deve fare di cervelli ai quali, per confermargli e fissamente ritenergli nell'immobilità della terra, concludentissima dimostrazione è il vedere come stamani non saranno a desinare in Costantinopoli, né stasera a cena nel Giappone, e che son certi che la terra, come gravissima, non può montar su sopra il sole e poi a rompicollo calare a basso. Nota 1. Per quelli che non si accomodano al moto annuo per l'aver a far salire e scendere il globo, si domandi se, quando non avesse a salire, si quieterebbero. Si dichiari che li stesso potrebbero dire della nave che circonda la terra, e perché essi capiscono per moto che non salga né scenda quello che si facesse per cerchi, il cui polo fosse il nostro zenith, soggiugni che tutti i cerchi hanno per polo qualche zenith e che noi toscani non dobbiamo esser privilegiati nel nostro zenith rispetto ai portoghesi o persiani, e che siccome il moto terrestre per ogni cerchio non sale e non scende, così ne cerchi celesti. Fine nota 1. Di questi tali, il numero dei quali è infinito, non bisogna tener conto, né registrar le loro sciocchezze, e cercar di fare acquisto d'uomini nella cui definizione entra solo il genere e manca la differenza, per avergli per compagni nelle opinioni sottilissime e delicatissime. Inoltre, qual guadagno credereste voi di poter mai fare con tutte le dimostrazioni del mondo in cervelli tanto stolidi che non sono per se stessi bastanti a conoscere le loro così estreme pazzie? Ma la mia, signor Sagredo, è molto differente dalla vostra meraviglia. Voi vi maravigliate che così pochi siano i seguaci della opinione dei pitagorici, ed io stupisco come si sia mai sin qui trovato alcuno che l'abbia abbracciata e seguita, né posso abbastanza ammirare l'eminenza dell'ingegno di quelli che l'hanno ricevuta e stimata vera, ed hanno, con la vivacità dell'intelletto loro, fatto forza tale ai propri sensi che abbiano possuto antepor quello che il discorso gli dettava a quello che le sensate esperienze gli mostravano apertissimamente in contrario, che le ragioni contro alla vertigine diurna della terra, già esaminate da voi, abbiano grandissima apparenza, già l'abbiamo veduto, e l'averle ricevute per concludentissime i tolemaici, gli aristotelici e tutti i loro seguaci è ben grandissimo argomento della loro efficacia, ma quelle esperienze che apertamente contrariano al movimento annuo son ben di tanto più apparente repugnanza che, lo torno a dire, non posso trovar termine all'ammirazion mia, come abbiano possuto in Aristarco e nel Copernico far la ragione tanta violenza al senso, che contro a questo ella si sia fatta padrona della loro credulità. Giornata terza, parte settima. Sagredo. Adunque siamo per avere altri contrasti gagliardi contro a questo movimento annuo ancora? Salviati. Siamo, e tanto evidenti e sensati, che se senso superiore e più eccellente dei comuni e naturali non si accompagnava con la ragione, dubito grandemente che io ancora sarei stato assai più ritroso contro il sistema copernicano di quello che stato non sono, dopo che più chiara lampada che la consueta mi ha fatto lume. Sagredo. Or dunque, signor Salviati, veniamo, come si dice, alle strette, che ogni parola che si spende in altro mi par gettata via. Salviati. Eccomi a servirvi. Simplicio. Di grazia, signori, permettetemi ch'io riduca a tranquillità la mia mente, che ora mi ritrovo molto fluttuante per certo particolare,
pur ora tocco dal signor Salviati, acciò che io possa poi, spianate che siano l'onde, più distintamente ricever le vostre speculazioni, imperò che non ben s'imprimano le specie nello specchio ondeggiante, come il poeta latino graziosamente ci espresse dicendo: nu per me in litore vidi, cum placidum venti staret mare. Salviati, voi avete molto ben ragione, però dite i vostri dubbi. Simplicio, voi avete ultimamente spacciati per egualmente d'ingegno ottuso quelli che negano alla terra il moto diurno, perché non si veggono da quello trasportare in Persia o nel Giappone, e quelli che son contrarianti al moto annuo per la ripugnanza che sentono nel dover ammettere che la vastissima e gravissima mole del globo terrestre possa sollevarsi in alto e quindi calare a basso, come converrebbe che facesse quando intorno al sole con tale movimento si rigirasse. Ed io, non prendendo rossore d'essere annumerato tra questi sciocchi, sento la stessa ripugnanza nel mio cervello, quanto però a questo secondo punto che si oppone al moto annuo, e massimamente mentre veggo quanta resistenza faccia all'esser mossa anco per piano. Non dirò una montagna, ma una pietra, che piccola parte sia d'una rupe alpestre. Però, non disprezzando affatto simili stanze, vi prego a risolverle, e non solo per me, quanto per altri, a quali sembrano concludentissime, perché opera assai difficile che alcuno, per semplice che sia, conosca e confessi la sua semplicità dal solo sentirsi reputare per tale. Sagredo, anzi, quanto più semplice sarà, tanto più sarà egli impersuasibile del suo difetto, e con questa occasione vo considerando come non solamente per soddisfare al signor Simplicio, ma per altro rispetto ancora non meno importante, è bene risolver questa ed altre istanze di simil sorte, perché si vede che non mancano uomini nella comune filosofia ed in altre scienze versatissimi, che per mancamento o dell'astronomia o delle matematiche o di qual'altra facoltà si sia, che acuisce l'ingegno alla penetrazione del vero, restano persuasi da discorsi tanto vani. Per lo che mi par degna di commiserazione la condizione del povero Copernico, il quale non si può tener sicuro che la censura delle sue dottrine non possa per avventura cadere in mano di persone che, non sendo abili di restar capaci delle sue ragioni sottilissime e perciò difficili ad esser comprese, ma ben di già persuasi da simili vane apparenze della falsità di quelle, per false e per erronee le vadano predicando. Per lo che, quando non si potessero render capaci di quelle più astruse, è bene procurare che conoscano la nullità di queste altre, dalla qual cognizione venga moderato il giudizio e la condanna della dottrina che ora tengono per erronea. Recherò dunque due altre obiezioni, ma contro al moto diurno, le quali non è molto che sentii produrre da persone di gran letteratura, e poi verremo al moto annuo. La prima fu che, quando fosse vero che non il sole e l'altre stelle si sollevassero sopra l'orizzonte orientale, ma che la parte orientale della terra se gli abbassasse sotto, restando quelle immobili, bisognerebbe che di là a poche ore le montagne situate a levante, declinando in giù mediante la conversione del globo terrestre, si riducessero in tale stato che dove poco fa per ascendere al loro gioco conveniva camminare all'erta, convenisse poi per condursi lassù scendere alla china. L'altra fu che, quando il moto diurno fosse della terra, dovrebbe essere tanto veloce che uno, costituito nel fondo di un pozzo, non potrebbe, se non per un momento di tempo, vedere una stella che gli fosse sopra il vertice, non la potendo egli vedere se non quel brevissimo tempo nel quale passa 2 o 3 braccia della circonferenza della terra, che
tanto sarà la larghezza del pozzo. Tuttavia si vede per esperienza che il passaggio apparente di tale stella nel traversare il pozzo consuma assai lungo tempo, argomento necessario che la bocca del pozzo non si muove altramente con quella furia che converrebbe alla diurna conversione e, per conseguenza, che la terra è immobile. Simplicio. Di questi due ragionamenti il secondo mi pare assai concludente, ma quanto al primo crederei di potermi da per me stesso disbrigare, mentre considero che l'istesso è che il globo terrestre, rivolgendosi intorno al proprio centro, porti una montagna verso levante, che, se stando fermo il globo, la montagna, svelta dalla radice, fusse strascicata sopra la terra, ed il portare il monte sopra la superficie della terra non veggo che sia differente operazione dal condurre una nave per la superficie del mare, onde tutta volta che l'istanza del monte valesse, ne seguirebbe parimente che, continuando la nave il suo viaggio, discostata che ella si fusse da nostri porti per molti gradi, ci convenisse per andare sopra il suo albero non più salire, ma muoverci per la piana e poi ancora scendere, il che non accade. Né io ho mai sentito alcun marinaro, eziam di quelli che hanno circondato tutto il globo, che ponga differenza veruna circa tale operazione, né intorno ad alcun altro ministerio che si faccia in nave, per ritrovarsi il vascello più in questa che in qualsivoglia altra parte. Salviati, voi molto ben discorrete. E se all'autore di quella istanza fusse mai caduto in mente di considerare che la sua montagna vicina, postagli a levante, quando il globo terrestre girasse, di lì a 2 ore per tal moto si troverebbe condotta colà dove ora si trova Verbigrazia, il Monte Olimpo o il Carmelo, avrebbe compreso come dal suo proprio modo di argomentare si costringeva a credere e confessare che per andare nel vertice di detti monti de facto conviene scendere. Questi sono di quei cervelli atti a negar gli antipodi, atteso che non si può camminare col capo all'ingiù e co piedi attaccati al palco. Questi, da concetti veri ed anco perfettamente intesi da loro, non sanno poi dedur soluzioni facilissime ai lor dubbii. Voglio dire che benissimo intendono che il gravitare e lo scendere è tendere verso il centro del globo terrestre e che il salire è il discostarsene, ma si perdono poi nell'intendere che gli antipodi nostri per sostenersi e camminare non hanno difficoltà veruna, perché fanno questo come noi, cioè tengono le piante dei piedi verso il centro della terra e il capo verso il cielo. Sagredo. E pur sappiamo, uomini in altre dottrine di sublime ingegno, essersi abbagliati in tali cognizioni, dal che tanto maggiormente vien confermato quello che pur ora dicevo, cioè che è bene rimuover tutte le obiezioni, ancorché debolissime, e però rispondasi pur ancora a quei del pozzo. Salviati. Questo secondo argomento ha bene in apparenza un non so che più del concludente. Tuttavia io tengo per fermo che quando si potesse interrogare quelli stesso a chi e sovvenne, acciò meglio si spiegasse con dichiarare qual sia precisamente l'effetto che dovrebbe seguire e che gli par che non segua, posto la conversion diurna esser della terra, credo, dico, che egli si avvilupperebbe nell'espor la sua difficoltà con le sue conseguenze, forse non meno di quel che farebbe nello svilupparsene col pensarvi. Simplicio. Se io debbo dire il vero, stimo certo che così accaderebbe, imperroché io ancora di presente mi trovo nella medesima confusione, perché mi pare che l'argomento stringa quanto alla prima apprensione, ma all'incontro veggo come per nebbia
che se il discorso procedesse rettamente, quella immensa rapidità di corso che si dovrebbe scorgere nella stella quando il moto fusse della terra, si dovrebbe ancora, anzi molto più, scorgere nella medesima quando il moto fusse suo, dovendo esser molte migliaia di volte più veloce nella stella che nella terra. All'incontro poi l'aversi a perdere la vista della stella per il solo trapasso della bocca del pozzo, che sarà poi 2 o 3 braccia di diametro, mentre il pozzo con la terra ne trapassano assai più di 2 milioni in un'ora, par be che abbia da esser cosa tanto momentanea che né anco possa esser compresa, e pur dal fondo del medesimo pozzo per assai lungo spazio di tempo viene ella veduta. Però vengo in desiderio d'esser ridotto in chiaro di questo negozio. Salviati. Ora mi confermo io maggiormente nel credere la confusione dell'autore dell'istanza, mentre vengo che voi ancora, signor Simplicio, adombrate né ben possedete quello che dir vorreste, il che raccolgo io principalmente dal tralasciar voi una distinzione, che è un punto principalissimo in questa faccenda. Però ditemi se nel far questa esperienza, dico di questo trapasso di stella sopra la bocca del pozzo, voi fate differenza veruna dall'essere il pozzo più o men profondo, cioè dall'esser quello che osserva più o men distante dalla bocca? Perché non vi ho sentito far caso sopra ciò. Simplicio. Veramente non ci ho applicato il pensiero, ma ben la vostra interrogazione mi sveglia la mente e mi accenna tal distinzione dover essere necessarissima. E già comincio a comprendere che, per determinare il tempo di tal passaggio, la profondità del pozzo può per avventura arrecar diversità, non minore che la larghezza. Salviati. Anzi, pur vo io dubitando che la larghezza non ci abbia a che far niente o pochissimo. Simplicio. Eppur mi pare che dovendo scorrer 10 braccia di larghezza, ricerchi 10 volte più tempo che il trapasso di un braccio. E son sicuro che una barchetta lunga 10 braccia pria mi trapasserà innanzi alla vista che una galera lunga 100. Salviati. Eppur persistiamo ancora in quell'inveterato concetto di non ci muover se non tanto quanto le nostre gambe ci portano. Questo che voi dite, signor Simplicio mio, è vero, quando l'oggetto veduto si muove stando voi fermo a osservarlo, ma se voi sarete nel pozzo, quando il pozzo e voi insieme siate portati dalla terrestre conversione, non vedete voi che né in un'ora, né in 1000, né in eterno sarete trapassato dalla bocca del pozzo? Quello che in tal caso opera in voi il muoversi o non muoversi la terra, non può riconoscersi nella bocca del pozzo, ma in altro oggetto separato e che non partecipi della medesima condizione, dico di moto o di quiete. Simplicio. Tutto sta bene. Ma posto ch'io stando nel pozzo sia portato di conserva con esso dal moto diurno e che la stella da me veduta sia immobile, non essendo l'apertura del pozzo più di 3 braccia, che sola dà il passaggio alla mia vista, dei tanti milioni di braccia del resto della superficie terrestre che la vista mi impedisce, come potrà essere il tempo della veduta sensibil parte di quello dell'occultazione? Salviati. Eppur ricadete nel medesimo equivoco ed in effetto siete bisognoso di chi vi aiuti ad uscirne. Non è, signor Simplicio, la larghezza del pozzo quella che misura il tempo dell'apparizione della stella, perché così la vedreste perpetuamente, essendo che perpetuamente dà la bocca del pozzo il transito alla vostra vista. Ma tal misura si deve prendere dalla quantità del cielo immobile che per l'apertura del pozzo vi resta visibile. Simplicio. Ma quello che mi si scuopre del cielo non è egli tal parte di tutta la sfera celeste, qual è la bocca del pozzo di tutta la terrestre? Salviati. Voglio che vi rispondiate da voi medesimo,
Però ditemi se la bocca del medesimo pozzo è sempre la medesima parte della superficie terrena. Simplicio. È senza dubbio la medesima, sempre. Salviati. E la parte del cielo, veduta da quello che è nel pozzo, è ella sempre la medesima quantità di tutta la sfera celeste? Simplicio. Ora comincio a dissottenebrarmi la mente ed a intender quello che poco fa m'accennaste, e che la profondità del pozzo ha che fare assai nel presente negozio, perché non è dubbio che quanto più s'allontanerà l'occhio dalla bocca del pozzo, minor parte del cielo si scoprirà, la qual poi in conseguenza più presto verrà trapassata e persa di vista da colui che dal profondo del pozzo la rimirerà. Salviati. Ma evvi egli luogo alcuno nel pozzo dal quale si scoprisse tal parte appunto della celeste sfera qual è la bocca del pozzo della superficie terrena? Simplicio. Parmi che quando si profondasse il pozzo fino al centro della terra, forse di là si scoprirebbe una parte di cielo che sarebbe di lui qual è il pozzo della terra, ma discostandosi dal centro e salendo verso la superficie, si vien sempre scoprendo parte maggiore d'esso cielo. Salviati. E finalmente, posto l'occhio nel piano della bocca del pozzo, si scopre la metà del cielo o pochissimo meno, per la qual passare, dato che noi fossimo sotto l'equinoziale, ci vuol 12 ore di tempo. Già vi ho disegnato la forma del sistema copernicano, contro la verità del quale muove prima fierissimo assalto Marte stesso, il quale, quando fusse vero che variasse tanto le sue distanze dalla Terra, che dalla minima alla massima lontananza ci fusse differenza quanto è 2 volte dalla Terra al Sole, sarebbe necessario che, quando è a noi vicinissimo, si mostrasse il suo disco più di 60 volte maggiore di quello che si mostra quando è lontanissimo. Tuttavia, tal diversità di apparente grandezza non ci si scorge, anzi, nell'opposizione al Sole, quando è vicino alla Terra, non si mostra neanche 4 o 5 volte più grande che quando verso la congiunzione viene occultato sotto i raggi del Sole. Altra e maggior difficoltà ci fa Venere, che se girando intorno al Sole, come afferma il Copernico, gli fusse ora sopra ed ora sotto, allontanandosi ed appressandosi a noi quanto verrebbe ad essere il diametro del cerchio da lei descritto, quando fusse sotto il Sole e da noi vicinissima, dovrebbe il suo disco mostrarcisi poco meno di 40 volte maggiore che quando è superiore al Sole e vicinissima all'altra sua congiunzione. Tuttavia la differenza è quasi impercettibile. Aggiugnesi un'altra difficoltà, che quando il corpo di Venere sia per se stesso tenebroso e solo risplenda come la luna per l'illuminazione del Sole, come par ragionevole, quando ella si ritrova sotto il Sole, dovrebbe mostrarcisi falcata, come la luna quando parimente ella è vicina al Sole. Accidente che in lei non apparisce. Per lo che il Copernico pronunziò che ella o fusse lucida per se medesima, o che la sua materia fusse tale che potesse imbeversi del lume solare, e quello trasmettere per tutta la sua profondità, sì che potesse mostrarcisi sempre risplendente, ed in questo modo scusò il Copernico il non mutar figura in Venere, ma della poco variata grandezza di lei non disse cosa veruna, e di Marte assai meno del suo bisogno. Credo che non poter a sua soddisfazione salvare un'apparenza tanto repugnante alla sua posizione, e pur persuaso da tanti altri incontri ci si mantenne e l'ebbe per vera. Oltre a queste cose, il far che tutti i pianeti insieme con la Terra si muovano intorno al Sole come centro delle loro conversioni e che la Luna sola perturbi cotale ordine ed abbia il suo movimento proprio intorno alla Terra e che insieme ad essa e la Terra e tutta la sfera elementare si muova in un anno intorno al Sole, par che alteri in guisa l'ordine che lo renda inverissimile
e falso. Queste son quelle difficoltà che mi fanno maravigliare, come Aristarco ed il Copernico, che non può esser che non l'abbiano osservate, non le avendo poi potute risolvere, ad ogni modo abbiano, per altri mirabili riscontri, confidato tanto in quello che la ragione gli dettava, che pur confidentemente abbiano affermato non poter la struttura dell'universo avere altra forma che la da loro disegnata. Ci sono poi altre gravissime e bellissime difficoltà, non così agevoli da esser risolute dagli ingegni mediocri, ma però penetrate e dichiarate da Copernico, le quali noi rimetteremo più di sotto, dopo che avremo risposto ad altre opposizioni di altri che si mostrano contrarie a questa posizione. Ora, venendo alle dichiarazioni e risposte alle 3 addotte gravissime obiezioni, dico che le 2 prime non solamente non contrariano il sistema copernicano, ma grandemente ed assolutamente lo favoriscono, perché e Marte e Venere si mostrano diseguali a se stessi secondo le proporzioni assegnate, e Venere sotto il Sole si mostra falcata e va puntualmente mutando sue figure nello stesso modo che fa la Luna. Sagredo, ma com'è stato questo occulto al Copernico e manifesto a voi? Salviati, queste cose non possono essere comprese se non col senso della vista, il quale da natura non è stato conceduto agli uomini tanto perfetto, che sia potuto arrivare a discerner tali differenze. Anzi, pur lo strumento stesso del vedere a sé medesimo reca impedimento, ma dopo che all'età nostra è piaciuto a Dio di concedere all'umano ingegno tanto mirabile invenzione di poter perfezionar la nostra vista, col moltiplicarla 4, 6, 10, 20, 30 e 40 volte, infiniti oggetti che, o per la loro lontananza, o per la loro estrema picciolezza ci erano invisibili, si sono col mezzo del telescopio resi visibilissimi. Sagredo, ma Venere e Marte non sono degli oggetti invisibili per la loro lontananza o piccolezza, anzi, pur li comprendiamo noi con la semplice vista naturale. Perché dunque non distinguiamo noi le differenze delle grandezze figure loro? Salviati, in questo ci ha gran parte l'impedimento del nostro occhio stesso, come pur ora vi ho accennato, dal quale gli oggetti risplendenti e lontani non ci vengono rappresentati semplici e schietti, ma ce li porge inghirlandati di raggi avventizi e stranieri, così lunghi e folti che il lor nudo corpicello ci si mostra ingrandito 10, 20, 100 e 1000 volte più di quello che ci si rappresenterebbe quando se gli levasse il cappellizio radioso non suo. Giornata terza, parte ottava. Sagredo. Ora mi sovviene d'aver letto non so che in questa materia, non so se nelle lettere solari o nel saggiatore del nostro amico comune, ma non sarà se non bene, sì per ridurlo in memoria a me, sì per intelligenza del signor Simplicio, che forse non ha viste tali scritture, dichiararci più distintamente come sta questo negozio, la cui cognizione penso che sia molto necessaria per ben restar capace di quello che ora si tratta. Simplicio. A me veramente giugne nuovo tutto quello che di presente vien portato dal signor Salviati, che, per dire il vero, non ho avuto curiosità di legger cotesti libri. Ne ho sin qui prestato molta fede all'occhiale novamente introdotto, anzi, seguendo le pedate degli altri filosofi peripatetici miei consorti, ho creduto esser fallace e inganni dei cristalli
quelle che altri hanno ammirate per operazioni stupende. E però, quando io sia sin qui stato in errore, mi sarà caro d'esserne cavato, e allettato dall'altre novità udite da voi, starò più attentamente a sentire il resto. Salviati. La confidenza che hanno questi tali uomini del proprio loro accorgimento è non meno fuor di ragione di quel che sia la poca stima che fanno del giudizio altrui, ed è gran cosa che si stimino atti a poter giudicar meglio d'un tale strumento senza averlo mai sperimentato, che quelli che 1000 e 1000 esperienze ne hanno fatte e ne fanno ogni giorno. Ma lasciamo di grazia questa sorta di pervicaci che non si possono neanco tassare senza onorargli più che non meritano. E, tornando al nostro proposito, dico che gli oggetti risplendenti, ossia che il lor lume si refranga nell'umidità che è sopra le pupille, o si refletta negli orli delle palpebre, spargendo i suoi raggi riflessi sopra le medesime pupille, ossia, pur per altra cagione, si mostrano all'occhio nostro circondati di nuovi raggi, e perciò maggiori assai di quello che ci si rappresenterebbero i corpi loro spogliati di tali irradiazioni. E questo ingrandimento si fa con maggiore e maggior proporzione secondo che tali oggetti lucidi son minori e minori, in quella guisa appunto che se noi supponessimo che il ricrescimento de crini risplendenti fusse, verbigrazia, 4 dita, la qual giunta, fatta intorno ad un cerchio che avesse 4 dita di diametro, accrescerebbe 9 volte la sua apparente grandezza, ma, Simplicio, dubito che voi abbiate voluto dir 3 volte, perché aggiunto 4 dita di qua e 4 di là al diametro d'un cerchio, che sia pur 4 dita, si viene a triplicar la sua quantità e non a crescerla 9 volte. Salviati. Un poco di geometria, signor Simplicio. È vero che il diametro cresce 3 volte, ma la superficie, che è quella della quale noi parliamo, cresce 9 volte, perché, signor Simplicio, le superficie dei cerchi son fra di loro come i quadrati dei loro diametri, ed un cerchio che abbia 4 dita di diametro ad un altro che ne abbia 12 ha quella proporzione che ha il quadrato di 4 al quadrato di 12, cioè che ha 16 a 144, e però sarà maggior di quello 9 volte e non 3, che sia per avvertimento al signor Simplicio. E seguendo avanti, se noi aggiungeremo la capellatura medesima di 4 dita ad un cerchio che avesse 2 dita di diametro solamente, già il diametro della ghirlanda sarebbe 10 dita e la piazza del cerchio all'area del nudo corpicello sarebbe come 100 a 4, che tali sono i quadrati di 10 e di 2. L'ingrandimento dunque sarebbe di 25 volte tanto e, finalmente, le 4 dita di crini aggiunte ad un picciol cerchio d'un dito di diametro l'ingrandirebbero 81 volta, e così continuamente i ricrescimenti si fanno con maggior e maggior proporzione, secondo che gli oggetti reali che si ricrescono son minori e minori. Sagredo. La difficoltà che ha dato fastidio al signor Simplicio veramente non l'ha dato a me, ma son bene alcune altre cose nelle quali io desidero più chiara intelligenza, ed in particolare vorrei intendere sopra qual fondamento voi affermate che tale ricrescimento sia sempre uguale in tutti gli oggetti visibili. Salviati. Già mi sono io in parte dichiarato, mentre ho detto ricrescere solamente gli oggetti lucidi e non gli oscuri. Ora aggiungo il rimanente, che degli oggetti risplendenti, quelli che son di luce più viva, maggior fanno e più forte la riflessione sopra la nostra pupilla, onde molto più mostrano d'ingrandirsi che i manco lucidi. E per non mi distender più lungamente sopra questo particolare,
venghiamo a quello che la vera maestra ci insegna. Guardiamo questa sera, quando l'aria si è bene scurita, la stella di Giove. Noi la vedremo raggiante assai e molto grande. Facciamo poi passare la vista nostra per un cannello od anco per un piccolo spiraglio che, stringendo il pugno ed accostandocelo all'occhio, lasceremo tra la palma della mano e le dita, o veramente per un foro fatto con un sottile ago in una carta. Vedremo il disco del medesimo Giove spogliato dai raggi, ma così piccolo che ben lo giudicheremo minore anco della 60ª parte di quello che ci apparisce la sua gran fiaccola veduta con l'occhio libero. Potremo dopo riguardare il cane, stella bellissima e maggior di tutte le altre fisse, la quale all'occhio libero si rappresenta non gran fatto minor di Giove, ma toltagli poi nel modo detto la cappellatura, si vedrà il suo disco così piccolo che ben non si giudicherà la 20ª parte di quel di Giove. Anzi, chi non è di vista perfettissima a gran fatica lo scorgerà. Dal che si può ragionevolmente concludere che tale stella, come quella che è di un lume grandemente più vivo che quel di Giove, fa la sua irradiazione maggiore che Giove la sua. L'irradiazione poi del Sole e della Luna è come nulla mediante la grandezza loro, la quale occupa per sé sola tanto spazio nell'occhio nostro che non lascia luogo per i raggi avventizii, tal che i dischi loro si veggono ottosi e terminati. Potremo assicurarci della medesima verità con un'altra esperienza da me più volte fatta. Assicurarci, dico, come i corpi splendenti di luce più vivace si irraggiano assai più che quelli che sono di luce più languida. Io ho più volte veduto Giove e Venere insieme, lontani dal Sole 25 o 30 gradi, ed essendo l'aria assai imbrunita, Venere pareva bene 8 ed anco 10 volte maggior di Giove, mentre però si riguardavano con l'occhio libero, ma guardati poi col telescopio, il disco di Giove si scorgeva veramente maggior 4 e più volte di quel di Venere, ma la vivacità dello splendor di Venere era incomparabilmente maggiore della luce languidissima di Giove, il che da altro non procedeva che dall'esser Giove lontanissimo dal Sole e da noi, e Venere vicina a noi e dal Sole. Dichiarate queste cose, non sarà difficile ad intender come possa esser che Marte, quand'è all'opposizione del Sole e però vicino a terra 7 volte e più che quando è verso la congiunzione, appena ci si mostri maggiore 4 o 5 volte in quello stato che in questo, mentre lo dovremmo vedere più di 50 volte tanto, di che la sola irradiazione è causa, che se noi lo spoglieremo dei raggi avventizii, lo troveremo precisamente ingrandito con la debita proporzione. Per levargli poi la chioma, il telescopio è l'unico e l'ottimo mezzo, il quale, ingrandendo il suo disco 900 o 1000 volte, ce lo fa veder nudo e terminato come quel della Luna e differente da se stesso nelle 2 posizioni secondo la debita proporzione a capello. In Venere poi, che nella sua congiunzione vespertina, quando è sotto il Sole, si dovrebbe mostrar quasi 40 volte maggiore che nell'altra congiunzione mattutina, eppur non si vede neanche raddoppiata, accade, oltre l'effetto della radiazione, che l'è falcata e le sue corna, oltre all'esser sottili, ricevono il lume del Sole obliquamente e però assai languido, tal che, per esser poco e debile, meno ampla e vivace si fa la sua irradiazione che quando si mostra a noi col suo emisferio tutto lucido, ma però il telescopio apertamente ci mostra le sue corna, così terminate e distinte come quelle della Luna,
e veggonsi come di un cerchio grandissimo ed a proporzione maggiore quelle quasi 40 volte del suo medesimo disco, quando è superiore al sole nell'ultima sua apparizion mattutina. Sagredo. O Niccolò Copernico, qual gusto sarebbe stato il tuo nel veder con sì chiare esperienze confermata questa parte del tuo sistema? Salviati. Sì, ma quanto minore è la fama della sublimità del suo ingegno appresso agli intendenti? Mentre si vede, come pur dissi dianzi, aver egli costantemente continuato nell'affermare, scorto dalle ragioni, quello di cui le sensate esperienze mostravano il contrario, che io non posso finir di stupire che egli abbia pur costantemente voluto persistere in dir che Venere giri intorno al Sole, e da noi sia meglio di 6 volte più lontana una volta che un'altra, e pur sempre si mostra eguale a se stessa quando ella dovrebbe mostrarsi 40 volte maggiore. Sagredo. In Giove, in Saturno ed in Mercurio, credo pur che si devono veder ancor le differenze delle loro grandezze apparenti puntualmente rispondere alle loro variate lontananze. Salviati. Le 2 superiori le ho io precisamente osservate quasi ogni anno da 22 anni in qua. In Mercurio non si può fare osservazione di momento per non si lasciare egli vedere se non nelle sue massime digressioni dal Sole, nelle quali le sue distanze dalla Terra sono insensibilmente diseguali, e però tali differenze inosservabili, come anche le mutazioni di figure che assolutamente bisogna che seguano, come in Venere, e quando lo vediamo dovrebbe mostrarsi in figura di mezzo cerchio, come fa Venere ancora nelle sue massime digressioni. Ma il suo disco è tanto piccolo e il suo splendore tanto vivace, per esser egli così vicino al Sole, che non basta la virtù del telescopio a rade del crine, sì che egli apparisca tutto tosato. Restaci da rimuover quella che pareva grande sconvenevolezza nel moto della Terra, cioè che, volgendosi tutti i pianeti intorno al Sole, ella solamente non solitaria come gli altri, ma in compagnia della Luna, insieme con tutta la sfera elementare, andasse in un anno intorno al Sole, ed insieme si muovesse l'istessa Luna ogni mese intorno alla Terra. Qui è forza esclamare un'altra volta ed esaltare l'ammirabil perspicacità del Copernico, ed insieme compiagnere la sua disavventura, poiché egli non vive al nostro tempo, quando, per tor via l'apparente assurdità del movimento in conserva della Terra e della Luna, vediamo Giove, quasi un'altra Terra, non in conserva di una Luna, ma accompagnato da 4 lune, andare intorno al Sole in 12 anni, con tutto quello che può essere contenuto dentro agli orbi delle 4 stelle medicee. Sagredo. Per qual cagione chiamate voi lune i 4 pianeti gioviali? Salviati. Tali si rappresentan Elleno a chi stando in Giove le riguardasse, imperroché esse per se stesse son tenebrose, e dal Sole ricevono il lume, il che è manifesto dal suo rimanere eclissate quando entrano nel cono dell'ombra di Giove, e perché di esse vien solamente illuminato l'emisferio che riguarda verso il Sole. A noi, che siamo fuor dei loro orbi e più vicini al Sole, si mostrano sempre tutte lucide, ma a chi fusse in Giove si mostrerebbero tutte luminose, quando fussero nelle parti superiori dei loro cerchi, ma nelle parti inferiori, cioè tra Giove e il Sole, da Giove si scorgerebbero falcate, ed insomma farebbero ai gioviali le mutazioni stesse di figure che a noi terrestri fa la Luna. Vedete ora quanto mirabilmente si accordano col sistema copernicano queste 3 prime corde, che da principio parevan sì dissonanti.
Di qui potrà intanto il signor Simplicio vedere con quanta probabilità si possa concludere che non la Terra, ma il Sole sia nel centro delle conversioni dei pianeti. E poiché la Terra viene collocata tra i corpi mondani che indubitatamente si muovono intorno al Sole, cioè sopra Mercurio e Venere e sotto Saturno, Giove e Marte, come parimente non sarà probabilissimo e forse è necessario concedere che essa ancora gli vadia intorno? Simplicio. Questi accidenti sono tanto grandi e cospicui che non è possibile che Tolomeo e gli altri suoi seguaci non ne abbiano avuto cognizione, ed avendola avuta è pur necessario che abbiano ancor trovata maniera di render di tali e così sensate apparenze sufficiente ragione ed anco assai congrua e verisimile, poiché per sì lungo tempo è stata ricevuta da tanti e tanti. Salviati. Voi molto ben discorrete, ma sappiate che il principale scopo dei puri astronomi è il render solamente ragione delle apparenze nei corpi celesti e ad esse ed ai movimenti delle stelle adattar tali strutture e composizioni di cerchi che i moti, secondo quelle calcolati, rispondono alle medesime apparenze, poco curandosi di ammetter qualche esorbitanza, che in fatto per altri rispetti avesse del difficile. Egli stesso Copernico scrive aver egli nei primi suoi studi restaurata la scienza astronomica sopra le medesime supposizioni di Tolomeo ed in maniera ricorretti i movimenti dei pianeti, che molto aggiustatamente rispondevano i computi alle apparenze e le apparenze ai calcoli. Tuttavia però che si prendeva separatamente pianeta per pianeta, ma soggiunge che nel voler poi comporre insieme tutta la struttura delle fabbriche particolari ne risultava un mostro ed una chimera composta di membra tra di loro sproporzionatissime e del tutto incompatibili, sì che quantunque si soddisfacesse alla parte dell'astronomo puro calcolatore, non però c'era la soddisfazione e quiete dell'astronomo filosofo, e perché egli molto bene intendeva che se con assunti falsi in natura si potevan salvar le apparenze celesti, molto meglio ciò si sarebbe potuto ottenere dalle vere supposizioni, si messe a ricercar diligentemente se alcuno tra gli antichi uomini segnalati avesse attribuito al mondo altra struttura che la comunemente ricevuta di Tolomeo, e trovando che alcuni pitagorici avevano in particolare attribuito alla terra la conversione diurna ed altri il movimento annuo ancora, cominciò a incontrare con queste due nuove supposizioni le apparenze e le particolarità dei moti dei pianeti, le quali tutte cose egli aveva prontamente alle mani, e vedendo il tutto con mirabil facilità corrispondere con le sue parti, abbracciò questa nuova costituzione ed in essa si quietò. Simplicio. Ma quali esorbitanze sono nella costituzione tolemaica che maggiori non ne siano in questa copernicana? Giornata terza, parte nona. Salviati. Sono in Tolomeo le infermità e nel Copernico i medicamenti loro. E prima non chiameranno tutte le sette dei filosofi grande sconvenevolezza che un corpo, naturalmente mobile in giro, si muova irregolarmente sopra il proprio centro e regolarmente sopra un altro punto? Eppur di tali movimenti difformi sono nella fabbrica di Tolomeo, ma nel Copernico tutti sono equabili intorno al proprio centro. In Tolomeo bisogna assegnare ai corpi celesti movimenti contrari e far che tutti si muovano da levante a ponente ed insieme da ponente verso levante,
che nel Copernico son tutte le rivoluzioni celesti per un sol verso, da occidente in oriente. Ma che diremo noi dell'apparente movimento dei pianeti tanto difforme, che non solamente ora vanno veloci ed ora più tardi, ma talvolta del tutto si fermano ed anco dopo per molto spazio ritornano indietro? Per la quale apparenza salvare introdusse Tolomeo grandissimi epicicli, adattandone un per uno a ciaschedun pianeta con alcune regole di moti incongruenti, li quali tutti con un semplicissimo moto della terra si tolgono via. E non chiamereste voi, signor Simplicio, grandissimo assurdo, se nella costruzione di Tolomeo, dove a ciascun pianeta sono assegnati i proprii orbi, l'uno superiore all'altro, bisognasse bene spesso dire che Marte, costituito sopra la sfera del Sole, calasse tanto che rompendo l'orbe solare sotto a quello scendesse e dalla Terra più che il corpo solare si avvicinasse e poco appresso sopra il medesimo smisuratamente si alzasse? Eppur questa ed altre esorbitanze dal solo e semplicissimo movimento annuo della terra vengono medicate. Sagredo, queste stazioni, regressi e direzioni, che sempre mi son parse grandi improbabilità, vorrei io meglio intendere come procedano nel sistema copernicano. Salviati. Voi, signor Sagredo, le vedrete proceder talmente che questa sola conjettura dovrebbe esser bastante a chi non fusse più che protervo o indisciplinabile a farlo prestar l'assenso a tutto il rimanente di tal dottrina. Vi dico dunque che nulla mutato nel movimento di Saturno di 30 anni, in quel di Giove di 12, in quel di Marte di 2, in quel di Venere di 9 mesi ed in quel di Mercurio di 80 giorni in circa, il solo movimento annuo della Terra tra Marte e Venere cagiona le apparenti inegualità nei moti di tutte le 5 stelle nominate. E per facile e piena intelligenza del tutto ne voglio descrivere la sua figura. Vedi figura 5. Pertanto, supponete nel centro O esser collocato il Sole, intorno al quale noteremo l'orbe descritto dalla Terra, col movimento annuo BGM ed il cerchio descritto, verbi grazia, da Giove intorno al Sole in 12 anni, sia questo B', G', M', e nella sfera stellata intendiamo il zodiaco YUS. Inoltre, nell'orbe annuo della Terra prenderemo alcuni archi eguali BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI, IK, KL, LM e nel cerchio di Giove noteremo altri archi passati nei medesimi tempi nei quali la Terra passa i suoi, che siano B', C', C' di primo, D' e primo, E' F', F' G', G' H', H' I', K', L', M', che saranno a proporzione ciascheduno minor di quelli notati nell'orbe della Terra, siccome il movimento di Giove sotto il zodiaco è più tardo dell'annuo. Supponendo ora che quando la Terra è in B, Giove sia in B', ci apparirà a noi nel zodiaco essere in P, tirando la linea retta B', P. Intendasi ora la Terra mossa da B in C e Giove da B' in C' nello stesso tempo. Ci apparirà Giove essere venuto nel zodiaco in Q e mosso direttamente, secondo l'ordine dei segni, PQ. Passando poi la Terra in D e Giove in D', si vedrà nel zodiaco in R e da E Giove arrivato in E' apparirà nel zodiaco in S, mosso pur sempre direttamente.
Ma cominciando poi la terra ad interporsi più direttamente tra Giove e il Sole, venuta che ella sia in F e Giove in F', ci apparirà in T già aver cominciato a ritornare apparentemente indietro sotto il zodiaco, ed in quel tempo che la terra avrà passato l'arco EF, Giove si sarà trattenuto dentro ai punti ST e mostratosi a noi quasi fermo e stazionario. Venuta poi la terra in G e Giove in G' all'opposizione del Sole, si vedrà nel zodiaco in U e grandemente ritornato indietro per tutto l'arco del zodiaco TU, ancor che egli, seguendo sempre il suo corso uniforme, sia veramente andato innanzi, non solo nel suo cerchio, ma nel zodiaco ancora, rispetto al centro di esso zodiaco ed al Sole in quello collocato. Continuando poi e la Terra e Giove i movimenti loro, venuta che sia la Terra in H e Giove in H', si vedrà grandemente tornato indietro nel zodiaco per tutto l'arco UX. Venuta la Terra in I e Giove in I', nel zodiaco si sarà apparentemente mosso per il piccolo spazio XY ed ivi apparirà stazionario. Quando poi, conseguentemente, la Terra sarà venuta in K e Giove in K', nel zodiaco avrà passato l'arco YN con moto diretto e, seguendo il corso suo la Terra da L, vedrà Giove in L', nel punto Z. E, finalmente, Giove in M' si vedrà dalla Terra M passato in A con moto pur diretto, e tutta la sua apparente retrogradazione nel zodiaco sarà quanto è l'arco SY, fatta da Giove, mentre che egli nel proprio cerchio passa l'arco E', e la Terra nel suo arco EI. E questo, che si è detto di Giove, intendasi di Saturno e di Marte ancora, ed in Saturno tali regressi esser alquanto più frequenti che in Giove, per essere il moto suo più tardo di quel di Giove, sì che la Terra in più breve spazio di tempo lo raggiugne. In Marte poi son più rari, per essere il moto suo più veloce che quel di Giove, onde la Terra più tempo spende in racquistarlo, quanto poi a Venere ed a Mercurio, i cerchi dei quali son compresi da quelli della Terra, appariscono pur le loro stazioni e regressi cagionati non dai moti di quelli che realmente sien tali, ma dal moto annuo di essa Terra, come acutamente dimostra il Copernico con Apollonio Pergeo nel libro quinto delle sue rivoluzioni, al capitolo 35. Voi vedete, signori, con quanta agevolezza e semplicità il moto annuo, quando fusse della Terra, si accomoda a rendere ragione delle apparenti esorbitanze che si osservano nei movimenti dei 5 pianeti, Saturno, Giove, Marte, Venere e Mercurio, levandole via tutte e riducendole a moti equabili e regolari. E di questo maraviglioso effetto è stato Niccolò Copernico il primo che ci ha resa manifesta la cagione. Ma di un altro, non men di questo ammirando, e che con nodo, forse, di più difficile scioglimento strigne l'intelletto umano ad ammetter quest'annua conversione e lasciarla al nostro globo terrestre, nuova ed inopinata conjettura ce n'arreca il sole stesso, il quale mostra di non aver voluto esso solo sfuggir l'attestazione di una conclusione tanto insigne, anzi, come testimonio maggior di ogni eccezione, ci è voluto essere a parte. Sentite dunque l'alta e nuova maraviglia. Fu il primo scopritore ed osservatore delle macchie solari, sì come di tutte le altre novità celesti, il nostro accademico Linceo, e queste scoperse egli l'anno 1610, trovandosi ancora alla lettura delle matematiche nello studio di Padova, e quivi ed in Venezia ne parlò con diversi,
dei quali alcuni vivono ancora. Ed un anno dopo le fece vedere in Roma a molti signori, come egli asserisce nella prima delle sue lettere al signor Marco Velsero d'Unviro d'Augusta. Esso fu il primo che, contro alle opinioni dei troppo timidi e troppo gelosi dell'inalterabilità del cielo, affermò tali macchie esser materie che in tempi brevi si producevano e si dissolvevano, che quanto al luogo erano contigue al corpo del sole e che intorno a quello si rigiravano, ovvero portate dall'istesso globo solare, che in se stesso circa al proprio centro nello spazio quasi d'un mese si rivolgesse, finivano loro conversioni. Il qual moto giudicò sul principio farsi dal sole intorno ad un asse eretto al piano dell'eclittica, atteso che gli archi descritti da esse macchie sopra il disco del sole apparivano all'occhio nostro linee rette ed al piano dell'eclittica parallele, le quali però venivano alterate in parte da alcuni movimenti accidentarii, vaganti ed irregolari, ai quali elle non sono sottoposte e per i quali tumultuariamente e senza ordine alcuno si vanno tra di loro mutando di sito, ora accozzandosi molto insieme, ora disseparandosi, ed alcuna in più dividendosi e grandemente mutandosi di figure, per lo più molto stravaganti. E benché tali incostanti mutazioni alterassero in parte il periodico primario corso di esse macchie, non fecero però mutar pensiero all'amico nostro, sì che ei credesse che di tali deviazioni fusse alcuna cagione essenziale e ferma, ma continuò di credere che tutta l'apparente alterazione derivasse da quelle accidentarie mutazioni, in quella guisa appunto che accaderebbe a chi da lontane regioni osservasse il moto delle nostre nugole, le quali si scorgerebbero muoversi di moto velocissimo, grande e costante, portate dalla vertigine diurna della terra, quando tal moto fusse suo, in 24 ore per cerchi paralleli all'equinoziale, ma però alterati in parte dai movimenti accidentari cagionatigli dai venti, i quali verso diverse parti del mondo casualmente le spingono. Occorse in questo tempo che il signor Velsero gli mandò alcune lettere, scritte da certo finto Apelle, in materia di queste macchie, ricercandolo con instanza che gli volesse liberamente dire il suo parere sopra tali lettere, e di più significargli qual fusse l'opinion sua circa l'essenza di tali macchie. Al che egli soddisfece con 3 lettere, mostrando prima quanto fussero vani i pensieri di Apelle e scoprendogli secondariamente le proprie opinioni, con predirgli appresso che assolutamente Apelle, consigliatosi meglio col tempo, era per venire nella sua opinione, siccome poi seguì. E perché parve al nostro accademico, siccome parve anco ad altri intelligenti delle cose della natura, d'aver investigato e dimostrato nelle dette 3 lettere, se non quanto si poteva dalla curiosità umana desiderare e ricercare, almeno quanto si poteva per umani discorsi conseguire in cotal materia, intermesse per alcun tempo, occupato in altri studi, le continuate osservazioni, e solo per compiacere a qualche amico faceva seco talvolta alcuna osservazione alla spezzata, sinché incontratosi meco dopo alcuni anni, essendo noi nella mia villa delle selve, in una delle solari macchie solitaria, assai grande e densa, invitati anco da una chiarissima e continuata serenità di cielo, si fecero, a mia richiesta, osservazioni di tutto il transito di quella, appuntando diligentemente sopra la carta i luoghi di giorno in giorno nell'ora che il sole si trovava nel meridiano. Ed accortici
come il viaggio suo non era altrimenti per linea retta, ma alquanto incurvata, venimmo in pensiero di fare altre osservazioni di tempo in tempo, alla quale impresa gagliardamente ci stimolò un concetto che repentinamente cascò in mente all'ospite mio, e con tali parole me'l conferì. Filippo, a gran conseguenza mi par che ci si apra la strada, imperroché se l'asse intorno al quale si rivolge il sole non è eretto perpendicolarmente al piano dell'eclittica, ma sopra di quello è inclinato, come il pur ora osservato passaggio incurvato mi accenna, tal conjettura avremo degli stati del sole e della terra, quale né si ferma né si concludente da verun altro rincontro non è sin qui stata somministrata. Io, risvegliato da sì alta promessa, gli feci stanza a ciò apertamente mi scoprisse il suo concetto. Ed egli, quando il moto annuo sia della terra per l'eclittica intorno al sole, e che il sole sia costituito nel centro di essa eclittica, ed in quello si volga in se stesso, non intorno all'asse di essa eclittica, che sarebbe l'asse del movimento annuo della terra, ma sopra uno inclinato, strane mutazioni converrà che a noi si rappresentino nei movimenti apparenti delle macchie solari, quando ben si ponga tale asse del sole persistere perpetuamente ed immutabilmente nella medesima inclinazione ed in una medesima direzione verso l'istesso punto dell'universo. Imperroché, camminando d'intorno il globo terrestre al moto annuo, primieramente converrà che a noi, portati da quello, i passaggi delle macchie ben talvolta appariscano fatti per linee rette, ma questo 2 volte l'anno solamente, ed in tutti gli altri tempi si mostreranno fatti per archi sensibilmente incurvati. Secondariamente, la curvità di tali archi per una metà dell'anno ci apparirà inclinata al contrario di quello che si scorgerà nell'altra metà, cioè per 6 mesi il convesso degli archi sarà verso la parte superiore del disco solare e per gli altri 6 mesi verso l'inferiore. Terzo, cominciando ad apparire e, per così dire, a nascere all'occhio nostro le macchie dalla parte sinistra del disco solare ed andando ad occultarsi ed a tramontare nella parte destra, i termini orientali, cioè delle prime comparite, per 6 mesi saranno più bassi dei termini opposti delle occultazioni e per altri 6 mesi accaderà per l'opposito, cioè che nascendo esse macchie da punti più elevati e da quelli descendendo, nei corsi loro verranno a nascondersi in punti più bassi e per 2 giorni soli di tutto l'anno saranno tali termini degli orti e degli occasi equilibrati. Dopo i quali libramenti, cominciando pian piano l'inclinazione dei viaggi delle macchie e di giorno in giorno facendosi maggiore, in 3 mesi giugnerà alla somma obliquità e di lì cominciando a diminuirsi in altrettanto tempo si ridurrà all'altro equilibrio. Accadrà per la quarta maraviglia che il giorno della massima obliquità sarà l'istesso che quello del passaggio fatto per linea retta e nel giorno della librazione apparirà l'arco del viaggio più che mai incurvato. Negli altri tempi poi, secondo che la pendenza si andrà diminuendo e incamminandosi verso l'equilibrio, l'incurvazione degli archi dei passaggi per l'opposito si andrà agumentando. Sagredo. Io, signor Salviati mio, conosco che l'interrompervi il discorso è mala creanza, ma non men cattiva stimo che sia il lasciarvi diffonder più lungamente in parole mentre elle vengono, come si dice, buttate al vento, imperroché, a dirla liberamente, io non mi so formar concetto alcuno distinto pur di una delle conclusioni che avete pronunziate, ma perché apprese così in generale ed in confuso
mi si rappresentano cose di ammirabili conseguenze, vorrei pur in qualche maniera esserne fatto capace. Salviati. L'istesso che accade a voi avvenne a me ancora, mentre con nude parole mi furon portate dal mio ospite, il quale mi agevolò poi l'intelligenza col figurarmi il fatto sopra uno strumento materiale, che non fu altro che una semplice sfera, servendosi di alcuni dei suoi cerchi, ma in altro uso di quello al quale comunemente sono ordinati. Ora, in difetto della sfera, supplirò con farne disegni in carta, secondo che bisognerà. E per rappresentare il primo accidente da me proposto, il quale fu che i passaggi delle macchie 2 volte l'anno solamente potevano apparir fatti per linee rette, figuriamoci questo punto O, vedi figura 6, esser centro dell'orbe magno, o vogliam dire dell'eclittica, e parimente ancora del globo dell'istesso Sole, del quale, mediante la gran distanza che è tra esso e la terra, possiamo suppor noi terreni di vederne la metà. Però descriveremo questo cerchio A, B, C, D intorno al medesimo centro O, il quale ci rappresenta il termine estremo che divide e separa l'emisferio del Sole, a noi apparente dall'altro occulto. E perché l'occhio nostro, non meno che il centro della terra, si intenda essere nel piano dell'eclittica, nel quale è parimenti il centro del Sole, però se ci rappresenteremo il corpo solare esser segato dal detto piano, la sezione all'occhio nostro apparirà una linea retta, quale sia la BOD, e posta sopra di essa la perpendicolare AOC, sarà l'asse di essa eclittica e del moto annuo del globo terrestre. Intendiamo ora il corpo solare, senza mutar centro, rivolgersi in se stesso non già intorno all'asse AOC, che è l'eretto al piano dell'eclittica, ma intorno ad uno alquanto inclinato, qual sia questo EOI, il quale asse fisso e immutabile si mantenga perpetuamente nella medesima inclinazione e direzione verso i medesimi punti del firmamento e dell'universo. E perché nelle rivoluzioni del solar globo, ciaschedun punto della sua superficie, tratto nei poli, descrive la circonferenza d'un cerchio, o maggiore o minore, secondo che si ritrova più o meno remoto da essi poli, preso il punto F, egualmente distante da quelli, segniamo il diametro FOG, che sarà perpendicolare all'asse EI e sarà diametro del cerchio massimo descritto intorno ai poli EI. Posto ora che la Terra, e noi con lei, sia in tal luogo dell'eclittica che l'emisferio del Sole a noi apparente venga terminato dal cerchio ABCD, il quale passando, come sempre fa, per i poli AC, passi ancora per l'IEI, è manifesto che il cerchio massimo, il cui diametro è FG, sarà eretto al cerchio ABCD, al quale è perpendicolare il raggio che dall'occhio nostro casca sopra il centro O, onde il medesimo raggio cade nel piano del cerchio il cui diametro è FG, e però la sua circonferenza ci apparirà una linea retta e l'istessa che FG. Per lo che, qualunque volta, nel punto F fusse una macchia, venendo poi portata dalla solar conversione, segnerebbe sopra la superficie del Sole la circonferenza di quel cerchio che a noi appare una linea retta. Retto dunque apparirà il suo passaggio e retti ancora aperiranno i movimenti di altre macchie, le quali nell'istessa rivoluzione descrivessero minor cerchi per essere tutti paralleli al massimo e l'occhio nostro posto in distanza immensa da quelli. Ora, se voi considererete come, dopo che avrà scorso la Terra in 6 mesi la metà dell'orbe magno e si sarà costituita incontro all'emisferio del Sole che ora ci è occulto, sì che il terminatore della parte che allora sarà veduta sia l'istesso cerchio
ABCD, che pur passerà per li poli EI, intenderete che lì stesso accadrà dei viaggi delle macchie, cioè che tutti appariranno fatti per linee rette. Ma perché tale accidente non ha luogo, se non quando il terminatore passa per i poli EI ed esso terminatore, di momento in momento, mediante il moto annuo della Terra, si va mutando, però momentaneo è il suo passar per i poli fissi EI ed in conseguenza momentaneo è il tempo dell'apparir diritti i moti di esse macchie. Da questo, che sin qui si è detto, si viene a comprendere ancora come, essendo l'apparizione e il principio del moto delle macchie dalla parte F, procedendo verso G, i passaggi loro sono dalla sinistra ascendendo verso la destra, ma posta la Terra nella parte diametralmente opposta, la comparsa delle macchie intorno a G sarà bene alla sinistra del riguardante, ma il passaggio sarà descendente verso la destra F. Figuriamoci ora la Terra essere situata per una quarta lontana dal presente stato e segniamo in quest'altra figura il terminatore ABCD e l'asse come prima AC, per il quale passerebbe il piano del nostro meridiano, nel qual piano sarebbe ancora l'asse della rivoluzione del Sole con i suoi poli, uno verso di noi, cioè nell'emisferio apparente, il qual polo rappresenteremo col punto e l'altro caderà nell'emisferio occulto e lo noto I. Inclinando dunque l'asse EI con la superior parte E verso noi, il cerchio massimo descritto dalla conversione del Sole sarà questo BFDH, la cui metà da noi veduta, cioè BFD, non più ci apparirà una linea retta, per non essere i poli EI nella circonferenza ABCD, ma si mostrerà incurvata e col suo convesso verso la parte inferiore C, ed è manifesto che l'istesso apparirà di tutti i cerchi minori paralleli al massimo BFD. Intendesi ancora che quando la Terra sarà diametralmente opposta a questo stato, sì che vegga l'altro emisferio del Sole, il quale ora è occulto, vedrà del medesimo cerchio massimo la parte DGB incurvata col suo convesso verso la parte superiore A, ed i corsi delle macchie in queste costituzioni saranno prima per l'arco BFD e poi per l'altro DGB, e le loro prime apparizioni e le ultime occultazioni, fatte intorno ai punti BD, saranno equilibrate e non quelle più o meno elevate di queste. Ma se noi porremo la Terra in tal luogo dell'eclittica che né il finitore ABCD né il meridiano AC passi per i poli dell'asse EI, come adesso vi mostro disegnando questa terza figura, figura 7, dove il polo apparente E casca tra l'arco del terminatore AB e la sezione del meridiano AC, il diametro del cerchio massimo sarà FOG e il semicerchio apparente FNG e l'occulto GSF, quello incurvato col suo convesso N verso la parte inferiore e questo piegato col suo colmo S verso la parte superiore del Sole. Gli ingressi e le uscite delle macchie, cioè i termini F e G, non saranno librati come i passati BD, ma l'F più basso e il G più alto, ma ben con minor differenza che nella prima figura. L'arco ancora FNG sarà incurvato, ma non tanto quanto il precedente BFD, onde in tal costituzione i passaggi delle macchie saranno ascendenti dalla parte sinistra F verso la destra G e saranno fatti per linee curve. Ed intendendo la Terra essere collocata nel sito diametralmente opposto, sì che l'emisferio del Sole, adesso occulto, sia il veduto
e dal medesimo finitore A, B, C, D terminato, manifestamente si scorge che il corso delle macchie sarà per l'arco GSF, cominciando dal punto sublime G, che pur sarà dalla sinistra del riguardante, ed andando a terminare descendendo verso la destra nel punto F. Inteso quanto sin qui esposto, non credo che resti difficoltà veruna in comprender come, dal passare il terminatore dei solari emisferi per i poli della conversione del Sole o a quelli vicino o lontano, nascono tutte le diversità negli apparenti viaggi delle macchie, sì che quanto più essi poli saranno lontani da esso terminatore, tanto più i detti viaggi saranno incurvati e meno obliqui, onde nella massima lontananza, che è quando detti poli sono nella sezione del meridiano, la curvità è ridotta al sommo, ma l'obliquità al minimo, cioè all'equilibrio, come dimostra la seconda figura. All'incontro, quando i poli sono nel terminatore, come mostra la prima figura, l'inclinazione è massima, ma la curvità è minima e ridotta alla rettitudine. Partendosi il terminator dai poli, comincia la curvità a farsi sensibile, con andar sempre crescendo e l'obliquità e l'inclinazione si va facendo minore. Queste sono le stravaganti mutazioni che mi diceva l'ospite mio che sarebbero apparse di tempo in tempo nei progressi delle macchie solari, tutta volta che fosse stato vero che il movimento annuo fosse della Terra e che il Sole, costituito nel centro dell'eclittica, si fosse girato in se stesso sopra un asse non eretto, ma inclinato al piano di essa eclittica. Nota 1. Il moto di un cerchio che si muova dentro ad un altro si deve stimare farsi conforme al moto o dalla divisione dell'ambiente, secondo che le parti dell'interno fanno in relazione delle parti dell'ambiente riguardate dalle parti dell'incluso. E così l'interno A, B, C, D, figura 8, si dirà muoversi secondo l'ordine delle parti dell'ambiente E, F, G, H, quando la conversione sarà dal punto D verso A e da A verso B, che sono le parti che riguardano verso l'arco H e F, e non si dirà tal moto essere contrario all'ordine H e F, perché il moto delle parti B, C, D sia contrario all'H e F, perché BCD riguarda FGH e secondo l'ordine di quelle cammina. Questo si nota in grazia della conversione delle macchie solari, che si deve chiamare da ponente a levante, a confusione dello Steiner. Fine nota 1. Giornata terza, parte 10. Sagredo. Io resto assai ben capace di queste conseguenze e meglio credo che me l'imprimerò nella fantasia nell'andarle riscontrando con accomodar un globo con tale inclinazione, riguardandolo poi da diverse bande. Resta ora che ci diciate quello che di poi seguì circa gli eventi delle immaginate conseguenze. Salviati. Seguinne che, continuando noi per molti e molti mesi a far diligentissime osservazioni, notando con somma accuratezza i passaggi di varie macchie in diversi tempi dell'anno, si trovarono gli eventi puntualmente rispondere alle predizioni. Sagredo. Signor Simplicio, come questo che dice il signor Salviati sia vero, né già conviene por dubbio sopra le sue parole, di saldi argomenti e di gran conjetture e di fermissime esperienze aranno bisogno i Tolemaici e gli Aristotelici per bilanciare un incontro di tanto peso e far sì che la loro opinione non dia l'ultimo tracollo. Simplicio.
Piano, signor mio, che forse voi non siete ancora dove per avventura vi persuadete d'essere pervenuto. Imperrocché io, sebben non mi sono interamente impadronito della materia del discorso fatto dal signor Salviati, non trovo che la mia logica, mentre riguardo alla forma, mi insegni che tal maniera d'argomentare mi induca necessità veruna di concludere a favor dell'ipotesi copernicana, cioè della stabilità del Sole nel centro del zodiaco e della mobilità della Terra sotto la di lui circonferenza. Perché, sebbene è vero che, posta la tal conversione del Sole e la tal circuizione della Terra, si debbano necessariamente scorger nelle macchie solari le tali e tali stravaganze, non però ne seguita che, argomentando per il converso, dallo scorgersi nelle macchie tali stravaganze, si debba necessariamente concludere la Terra muoversi per la circonferenza e il Sole esser posto nel centro del zodiaco. Imperrocché, chi m'assicura che simili stravaganze non possano anco esser vedute nel Sole mobile per l'eclittica dagli abitatori della Terra stabile nel centro di quella? Se voi non mi dimostrate prima che di tale apparenza non si possa render ragione, quando si faccia mobile il Sole e stabile la Terra, io non mi rimoverò dalla mia opinione e dal credere che il Sole si muova e la Terra stia immobile. Sagredo strenuamente si porta al signor Simplicio e molto acutamente s'oppone e sostiene la parte d'Aristotile e di Tolomeo e, s'io debbo dire il vero, mi par che la conversazione del signor Salviati, ancor che sia stata di tempo breve, l'abbia addestrato assai nel discorrer concludentemente, effetto che intendo esser stato cagionato in altre ancora. Quanto poi all'investigare e giudicare se delle apparenti esorbitanze nei movimenti delle macchie solari si possa render competente ragione, lasciando la Terra immobile e mantenendo mobile il Sole, aspetterò che il signor Salviati ci manifesti il suo pensiero, che ben è credibile che egli v'abbia fatto sopra riflessione, e ritrattone quanto in tal proposito si può produrre. Salviati, io ci ho più volte pensato, ed anco discorsone con l'amico ed ospite mio, e circa quello che siano per produrre i filosofi e gli astronomi in mantenimento dell'antico sistema per una parte siamo sicuri. Sicuri, dico, che i veri e puri peripatetici, ridendosi di chi si impiega in tali al gusto loro insipide sciocchezze, spacceranno tutte queste apparenze per vane illusioni dei cristalli, ed in questa maniera con poca fatica si libereranno dall'obbligo di pensar più oltre. Quanto poi ai filosofi astronomi, dopo aver noi con qualche attenzione speculato ciò che si potesse addurre in mezzo, non abbiamo investigato ripiego che basti per soddisfare unitamente al corso delle macchie ed al discorso della mente. Io vi esporrò quello che ci è sovvenuto e voi ne farete quel capitale che il giudizio vostro vi detterà. Posto che gli apparenti movimenti delle macchie solari siano quali di sopra si è dichiarato, e posta la Terra immobile nel centro dell'eclittica, nella cui circonferenza sia collocato il centro del Sole, è necessario che di tutte le diversità che si scorgono in essi movimenti, le cagioni riseggano in moti che siano nel corpo solare, il quale primieramente converrà che in se stesso si rivolga portando seco le macchie, le quali si è supposto, anzi pur dimostrato, essere aderenti alla solar superficie. Bisognerà secondariamente dire che l'asse della solar conversione non sia parallelo all'asse dell'eclittica,
che è quanto a dire che non sia eretto perpendicolarmente sopra il piano dell'eclittica, perché se fosse tale, i passaggi di esse macchie ci apparirebbero fatti per linee rette e parallele all'eclittica. È dunque tale asse inclinato, poiché i passaggi per lo più appariscono fatti per linee curve. Sarà nel terzo luogo necessario dire che l'inclinazione di questo asse non sia fissa e riguardante di continuo verso il medesimo punto dell'universo, anzi che di momento in momento vadia mutando direzione, perché quando la pendenza riguardasse continuamente verso lo stesso punto, i passaggi delle macchie non cangerebbero già mai apparenza, ma retti o curvi, piegati in su o in giù, ascendenti o descendenti che apparissero una volta, tali apparirebbero sempre. È forza dunque dire tale asse esser convertibile e talora trovarsi nel piano del cerchio estremo terminator dell'emisferio apparente. Allora dico quando i passaggi delle macchie appariscono fatti per linee rette e più che mai pendenti, il che accade 2 volte l'anno. Altre volte poi trovarsi nel piano del meridiano del riguardante in modo tale che l'uno dei suoi poli caschi nel solare emisferio apparente e l'altro nell'occulto, ed amendue lontani dai punti estremi, o vogliam dire dai poli d'un altro asse del Sole, il quale sia parallelo all'asse dell'eclittica, il qual secondo asse converrà necessariamente a segnare al globo del Sole, lontani dico tanto quanto importa l'inclinazione dell'asse della rivoluzione delle macchie, e di più che il polo cadente nell'emisferio apparente una volta sia nella parte superiore e l'altra nell'inferiore, perché del così accadere necessario argomento ce ne danno i passaggi, quando sono equilibrati e nelle loro massime curvità, ora col convesso loro verso la parte inferiore ed altra volta verso la superiore del disco solare. E perché tali stati si vanno continuamente mutando, facendosi le inclinazioni e le incurvazioni or maggiori ed or minori, e talora riducendosi quelle all'equilibrio perfetto e queste alla perfetta dirittezza, convien necessariamente porre l'istesso asse della rivoluzione messola delle macchie avere una sua propria conversione, per la quale i suoi poli descrivano 2 cerchi intorno ai poli d'un altro asse, il quale perciò conviene, come ho detto, assegnare al Sole, il semidiametro dei quali cerchi risponda alla quantità dell'inclinazione del medesimo asse. Ed è necessario che il tempo del suo periodo sia d'1 anno, avvegna che tale è il tempo nel quale si restituiscono tutte le apparenze e diversità nei passaggi delle macchie, e del farsi la conversione di questo asse sopra i poli dell'altro asse parallelo a quello dell'eclittica e non intorno ad altri punti, ne sono manifesto indizio le massime inclinazioni e le massime incurvazioni, le quali sono sempre della medesima grandezza, talché finalmente per mantenere la terra stabile nel centro sarà necessario attribuire al Sole 2 movimenti intorno al proprio centro sopra 2 differenti assi, l'uno dei quali finisca la sua conversione in 1 anno e l'altro la sua in manco di 1 mese, il quale assunto all'intelletto mio si rappresenta molto duro e quasi impossibile, e questo dipende dal doversi attribuire all'istesso corpo solare 2 altri movimenti intorno alla Terra sopra diversi assi, descrivendo con l'uno l'eclittica in 1 anno e con l'altro formando spire o cerchi paralleli all'equinoziale, uno per giorno, onde quel terzo movimento, il qual si debbe assegnare al globo del Sole in se stesso, non parlo di quello quasi mestruo
che conduce le macchie, ma dico dell'altro, che deve trasferir l'asse ed i poli di questo mestruo. Non si vede ragion nessuna per la quale ei debba finire il suo periodo piuttosto in un anno, come dependente dal moto anno per l'eclittica, che in 24 ore, come dipendente dal moto diurno sopra i poli dell'equinoziale. So che questo che dico al presente è assai oscuro, ma vi si farà manifesto quando parleremo del terzo moto annuo assegnato dal Copernico alla Terra. Ora, quando questi 4 moti, tanto tra di loro incongruenti, li quali tutti per necessità converrebbe attribuire allo stesso corpo del Sole, si possano ridurre ad un solo e semplicissimo, assegnato al Sole sopra un asse non mai alterabile, e che, senza innovar cosa veruna nei movimenti per tanti altri incontri assegnati al globo terrestre, si possa così agevolmente salvar tante stravaganti apparenze nei movimenti delle macchie solari, par veramente che il partito non sia da recusarsi. Questo, signor Simplicio, è quanto finora è sovvenuto all'amico nostro ed a me da potersi produrre in esplicazione di questa apparenza dei copernicani e dei tolemaici per mantenimento delle loro opinioni. Voi fatene quel capitale che il giudice vostro vi persuade. Simplicio, io mi conosco inabile a potermi intromettere in una decisione tanto importante e, quanto al concetto mio, me ne starò neutrale, con speranza però che sia per venir tempo che, illuminati da più alte contemplazioni, che non sono questi nostri umani discorsi, ci debba essere svelata la mente e tolta via quella caligine che ora ce la tiene offuscata. Sagredo, ottimo e santo è il consiglio al quale si attiene il signor Simplicio e degno d'esser da tutti ricevuto e seguito, come quello che, derivando dalla somma sapienza e suprema autorità, solo può con sicurezza essere abbracciato. Ma per quanto è permesso di penetrare al discorso umano, contenendomi dentro ai termini delle conjetture e delle ragioni probabili, dirò bene un poco più risolutamente che non fa il signor Simplicio, non aver, tra quante sottigliezze io mai mi abbia sentite, incontrato mai cosa di maggior maraviglia al mio intelletto, né che più strettamente m'abbia allacciata la mente, trattone le pure geometriche ed aritmetiche dimostrazioni di queste 2 conjetture, prese l'una dalle stazioni e retrogradazioni dei 5 pianeti e l'altra da queste stravaganze dei movimenti delle macchie solari, e perché mi pare che elle notando facilmente e lucidamente rendan la vera cagione di apparenze tanto stravaganti, mostrando con un solo semplice moto mescolato con tanti altri, pur semplici ma tra di loro differenti, senza introdur difficoltà alcuna, anzi con levar tutte quelle c'accompagnano l'altra posizione, vo meco medesimo concludendo necessariamente bisognare che quelli che restano contumaci contro a questa dottrina o non abbiano sentite o non abbiano intese queste tanto manifestamente concludenti ragioni. Salviati, io non gli attribuirò titolo né di concludenti né di non concludenti, atteso che, come altre volte ho detto, l'intenzione mia non è stata di risolver cosa veruna sopra così alta quistione, ma solo di proporre quelle ragioni naturali ed astronomiche, le quali per l'una e per l'altra posizione possono da me addursi, lasciando ad altri la determinazione, la quale non dovrà in ultimo esser ambigua, atteso che, convenendo una delle 2 costituzioni esser necessariamente vera
e l'altra necessariamente falsa, impossibil cosa è che, stando però tra i termini delle dottrine umane, le ragioni addotte per la parte vera non si manifestino altrettanto concludenti quanto le in contrario vane ed inefficaci. Sagredo. Sarà dunque tempo che sentiamo le opposizioni del libretto delle conclusioni o disquisizioni che il signor Simplicio ha riportato. Simplicio. Ecco il libro, ed ecco il luogo dove l'autore prima brevemente descrive il sistema mondano conforme alla posizione del Copernico, dicendo terram igitur una cum luna totoque hoc elementari mundo Copernicus et cetera. Salviati. Fermate un poco, signor Simplicio, che mi pare che quest'autore in questo primo ingresso si dichiari molto poco intelligente della posizione, la quale egli intraprende a voler confutare mentre dice che il Copernico fa che la Terra insieme con la Luna va descrivendo in un anno l'orbe magno, muovendosi da oriente verso occidente, cosa che siccome è falsa ed impossibile, così non fu mai proferita da quello, ma ben la fa egli andare al contrario, dico da occidente verso oriente, cioè secondo l'ordine dei segni, onde tale apparisce poi esser il moto annuo del Sole, costituito immobile nel centro del zodiaco. Vedete, troppo ardita confidenza di uno, mettersi alla confutazione della dottrina di un altro ed ignorare i suoi primi fondamenti, sopra i quali s'appoggia la maggiore e più importante parte di tutta la fabbrica. Questo è un cattivo principio per guadagnarsi credito appresso il lettore, ma seguitiamo più avanti. Simplicio, esplicato l'universal sistema, comincia a propor sue instanze contro a questo movimento annuo, e le prime son queste, che proferisce ironicamente e in derisione del Copernico e dei suoi seguaci, scrivendo che in questa fantastica costituzione del mondo convien dir solennissime sciocchezze, cioè che il Sole, Venere e Mercurio sono sotto alla Terra e che le materie gravi vanno naturalmente all'insù e le leggere all'ingiù, e che Cristo nostro Signore e Redentore salì agli inferi e scese in cielo quando s'avvicinò al Sole, e che quando Giosuè comandò al Sole che si fermasse, la terra si fermò, ovvero il Sole si mosse al contrario della terra, e che quando il Sole è in Cancro, la terra scorre per il Capricorno, e che i segni iemali fanno la state e gli estivali il verno, e che non le stelle alla terra, ma la terra alle stelle nasce e tramonta, e che l'Oriente comincia in Occidente e l'Occidente in Oriente, ed insomma che quasi tutto il corso del mondo si travolge. Salviati. Ogni cosa mi piace, fuor che l'aver mescolati luoghi della Sacra Scrittura, sempre veneranda e tremenda, tra queste puerizie purtroppo scurrili, e volsuto ferire con cose sacrosante chi per ischerzo o da burla filosofando non afferma né nega, ma fatti alcuni presupposti o ipotesi familiarmente ragiona. Simplicio. Veramente ha scandalizzato me ancora e non poco, e massime col soggiunger poi che sebbene i copernichisti rispondono, benché assai stravoltamente, a queste e simili altre ragioni, non però potranno soddisfare e rispondere alle cose che seguono. Salviati. Quest'è poi peggio di tutto, perché mostra d'aver cose più efficaci e concludenti che le autorità delle sacre lettere. Ma, di grazia, riveriamo queste e passiamo ai discorsi naturali ed umani, anzi pure, quando non produca tra le ragioni naturali cose di miglior senso che queste sin qui addotte, potremo lasciar da banda tutta questa impresa, perché io sicuramente non son per ispender parola
in rispondere a inezie così scempie. E quello che egli dice che i copernichisti rispondono a queste instanze è falsissimo, né si può credere che uomo alcuno si mettesse a consumare il tempo tanto inutilmente. Giornata terza, parte 11. Simplicio. Concorro io ancora nell'istesso giudizio, però sentiamo l'altre instanze che egli arreca per molto più gagliarde. Ed ecco qui, come voi vedete, egli con calcoli esattissimi conclude che quando l'orbe magno della terra, nel quale il Copernico fa che ella scorra in un anno intorno al Sole, fusse come insensibile rispetto all'immensità della sfera stellata, secondo che lo stesso Copernico dice che bisogna porlo, converrebbe di necessità dire e confermare che le stelle fisse fussero per una distanza inimmaginabile lontane da noi e che le minori di loro fussero più grandi che non è tutto lo stesso orbe magno, ed alcune altre maggiori assai di tutta la sfera di Saturno, moli veramente pur troppo vaste ed incomprensibili ed incredibili. Salviati. Io già ho veduto una cosa simile portata da Ticone contro al Copernico, e non è ora che ho scoperta la fallacia, o per dir meglio le fallacie, di questo discorso fabbricato sopra ipotesi falsissime e sopra un pronunziato del medesimo Copernico preso dai suoi contraddittori con una puntualissima strettezza, come fanno quei litiganti che, avendo il torto nel merito principale della causa, si attaccano ad una sola paroluzza incidentemente profferita dalla parte e su quella strepitano senza prender sosta. E per vostra più chiara intelligenza, avendo il Copernico dichiarato quelle mirabili conseguenze che derivano dal movimento annuo della Terra negli altri pianeti, cioè le direzioni e retrogradazioni dei tre superiori in particolare, soggiunse che questa apparente mutazione, che più in Marte che in Giove, per essere Giove più lontano, e meno ancora in Saturno, per essere più lontano di Giove, si scorgeva, nelle stelle fisse restava insensibile per la loro immensa lontananza da noi, in comparazione della distanza di Giove o di Saturno. Qui si levano su gli avversari di questa opinione e posta quella nominata insensibilità del Copernico come presa da lui per cosa che realmente ed assolutamente sia nulla, e soggiungendo che una stella fissa, anco delle minori, è pur sensibile, poiché ella cade sotto il senso della vista, vengono calcolando con l'intervento di altri falsi assunti e, concludendo, bisognare in dottrina del Copernico ammettere che una stella fissa sia maggiore assai che tutto l'orbe magno. Ora io, per discoprir la vanità di tutto questo progresso, mostrerò che dal porre che una stella fissa della sesta grandezza non sia maggior del Sole, si conclude con dimostrazione verace che la distanza di esse stelle fisse da noi viene ad essere tanta che basta per far che in esse non apparisca notabile il movimento annuo della Terra, che nei pianeti cagiona sì grandi ed osservabili variazioni. Ed insieme partitamente mostrerò le gran fallacie né gli assunti degli avversari del Copernico. E prima suppongo con lo stesso Copernico, e concordemente con gli avversari, che il semidiametro dell'orbe magno, che è la distanza della Terra al Sole, contenga 1208 semidiametri di essa terra. Secondariamente pongo, con l'assenso dei medesimi e con la verità, il diametro apparente del Sole nella sua mediocre distanza esser circa un mezzo grado, cioè minuti primi 30, che sono 1800 secondi,
cioè 108.000 terzi. E perché il diametro apparente di una stella fissa della prima grandezza non è più di 5 secondi, cioè 300 terzi, ed il diametro di una fissa della sesta grandezza 50 terzi, e qui è il massimo errore degli avversari del Copernico, adunque il diametro del Sole contiene il diametro di una fissa della sesta grandezza 2160 volte. E però, quando si ponesse una fissa della sesta grandezza essere realmente uguale al Sole e non maggiore, che è il medesimo che dire quando si allontanasse il Sole tanto che il suo diametro si mostrasse una delle 2160 parti di quello che ci si mostra adesso, la distanza sua converrebbe essere 2160 volte maggiore di quello che è ora in effetto, che è quanto dire che la distanza delle fisse della sesta grandezza sia 2160 semidiametri dell'orbe magno. E perché la distanza del Sole dalla Terra contiene di comune assenso 1208 semidiametri di essa terra e la distanza delle fisse, come si è detto, 2160 semidiametri dell'orbe magno, adunque molto maggiore, cioè quasi il doppio, è il semidiametro della Terra in comparazione dell'orbe magno, che è il semidiametro dell'orbe magno in relazione alla distanza della sfera stellata. E perciò la diversità di aspetto nelle fisse, cagionata dal diametro dell'orbe magno, poco più osservabile può essere di quella che si osserva nel Sole, derivante dal semidiametro della Terra. Sagredo. Questa per il primo scalino fa un gran calare. Salviati. Fallo veramente. Poi che una stella fissa della sesta grandezza, che al computo di quest'autore bisognava per mantenimento del detto del Copernico che fosse grande quanto tutto l'orbe magno, col porla solamente uguale al Sole, il qual Sole è minore assai della 10.000.000esima parte di esso orbe magno, rende la sfera stellata tanto grande ed alta che basta per rimuovere l'istanza fatta contro esso Copernico. Sagredo. Fatemi di grazia questo computo. Salviati. Il computo è facile e brevissimo. Il diametro del Sole è 11 semidiametri della Terra e il diametro dell'orbe magno contiene dei medesimi 2416 per detto comune delle parti, talché il diametro dell'orbe contiene quel del Sole 220 volte prossimamente, e perché le sfere sono tra di loro come i cubi dei loro diametri, facciamo il cubo di 220, che è 10.648.000, ed avremo l'orbe magno maggior del Sole 10.648.000 volte, al quale orbe magno, diceva quest'autore, dovrà essere uguale una stella della sesta grandezza. Sagredo. L'error dunque di costoro consiste nell'ingannarsi sommamente nel prender il diametro apparente delle stelle fisse? Salviati. Cotesto è l'errore, ma non è solo, e veramente io resto grandemente ammirato come tanti astronomi, e pur di gran nome, quali sono Alfagrano, Albategno, Tebizio e più modernamente i Ticoni, i Clavi ed insomma tutti i predecessori al nostro accademico si sien così altamente ingannati nel determinar le grandezze di tutte le stelle tanto fisse quanto mobili, trattine i due luminari, ne abbiano posto cura alla irradiazione avventizia, che ingannevolmente le mostra 100 e più volte maggiori che quando si veggono senza crini. E non si può scusare questa loro inavvertenza, perché era in lor potestà il vederle a lor piacimento senza i crini, che
basta guardarle nella lor prima apparizione della sera o d'ultima occultazione dell'aurora, e se non altro Venere, che pure spesse volte si vede di mezzogiorno così piccola che ben bisogna aguzzar la vista, e che pur poi nella seguente notte comparisce una grandissima fiaccola, gli doveva fare accorti della lor fallacia, che non crederò già che eglino stimassero il vero disco esser quello che si mostra nelle profonde tenebre e non quello che si scorge nell'ambiente luminoso, perché i nostri lumi, che veduti la notte di lontano appariscon grandi e da vicino mostrano la lor vera fiammella terminata e piccola, potevano a sufficienza fargli cauti. Anzi, s'io devo liberamente dire il mio parere, credo assolutamente che nessun di costoro, neanco Ticone stesso, tanto accurato nel maneggiare strumenti astronomici e che tanto grandi ed esatti, senza risparmio di spese grandissime, ne fabbricò, si siano messi mai a voler prendere e misurare l'apparente diametro d'alcuna stella, trattone il sole e la luna, ma penso che arbitrariamente e, come si dice, a occhio, uno di loro, dei più antichi, pronunziasse la cosa esser così, e che i seguaci poi, senza altro riscontro, se ne siano stati al primo detto, che, quando alcuno di loro si fusse applicato al farne qualche riprova, si sarebbe senza dubbio accorto dell'inganno sagredo. Ma se eglino mancavano del telescopio, e voi di già avete detto che l'amico nostro, con tale strumento, è venuto in cognizione della verità, devono gli altri restare scusati e non accusati di negligenza. Salviati, questo seguirebbe, quando senza il telescopio non si potesse ottenere l'intento. È vero che tale strumento, col mostrar il disco della stella nudo ed ingrandito 100 e 1000 volte, rende l'operazione più facile assai, ma si può anco senza lo strumento conseguire, sebben non così esattamente, l'istesso. Ed io più volte l'ho fatto, e il modo che ho tenuto è questo. Ho fatto pendere una cordicella verso qualche stella, ed io mi son servito della lira, che nasce tra settentrione e greco, e poi, con l'appressarmi e slontanarmi da essa corda traposta tra me e la stella, ho trovato il posto dal quale la grossezza della corda puntualmente mi nasconde la stella. Fatto questo, ho preso la lontananza dall'occhio alla corda, che viene ad esser un de lati che comprendon l'angolo che si forma nell'occhio e che insiste sopra la grossezza della corda, e che è simile, anzi l'istesso, che l'angolo che nella sfera stellata insiste sopra il diametro della stella, e dalla proporzione della grossezza della corda alla distanza dall'occhio alla corda con la tavola degli archi e corde, ho immediatamente trovata la quantità dell'angolo, usando però la solita cautela che si osserva nel prendere angoli così acuti di non formare il concorso dei raggi visuali nel centro dell'occhio, dove non vanno se non refratti, ma oltre all'occhio, dove realmente la grandezza della pupilla gli manda a concorrere. Sagredo, capisco questa cautela, sebben vi ho un non so che di dubbio, ma quel che mi dà più fastidio è che in questa operazione, quando si faccia nelle tenebre della notte, mi par che si misuri il diametro del disco irraggiato e non il vero nudo della stella. Salviati, signor no, perché la corda nel coprire il nudo corpicello della stella leva via i capelli, che non son suoi ma del nostro occhio, dei quali riman privo subito che se gli nasconde il vero disco, e voi nel far l'osservazione vedrete come inaspettatamente vi si cuopre da una sottil cordicella quella assai gran fiaccola, che pareva non doversi nascondere se non dopo ostacolo assai maggiore,
Per misurar poi esattissimamente e ritrovar quante di tali grossezze di corda entrino nella distanza dell'occhio, piglio non un solo diametro della corda, ma accoppiando molti pezzi della medesima sopra una tavola, sicché si tocchino, prendo con un compasso tutto lo spazio occupato da 15 o 20 di loro e con tal misura misuro la lontananza già con altro più sottil filo presa dalla corda al concorso dei raggi visuali, e con questa assai esatta operazione trovo il diametro apparente d'una fissa della prima grandezza, stimato comunemente 2 minuti primi ed anco 3 minuti primi da Ticone nelle sue lettere astronomiche, capitolo 167, non essere più di 5 secondi, che una delle 24 o delle 36 parti di quello che essi han creduto. Or vedete sopra che gravi errori son fondate le loro dottrine. Sagredo. Veggo e comprendo benissimo, ma prima che passar più oltre vorrei proporre il dubbio che mi nasce nel ritrovare il concorso dei raggi visuali oltre all'occhio, quando si rimirano oggetti compresi sotto angoli molto acuti, e la difficoltà mia procede dal parermi che tal concorso possa essere or più lontano ed or meno, e questo non tanto mediante la maggiore o minor grandezza dell'oggetto che si riguarda, quanto che nel riguardare oggetti dell'istessa grandezza mi pare che il concorso dei raggi per certo altro rispetto deva farsi più e meno remoto dall'occhio. Salviati. Già veggo dove tende la perspicacità del signor Sagredo, diligentissimo osservatore delle cose della natura, e farei ben qualsivoglia scommessa che tra 1000 che hanno osservato nei gatti stringersi ed allargarsi assaissimo la pupilla dell'occhio, non ve ne sono 2 né forse uno che abbia osservato un simile effetto farsi dalle pupille degli uomini nel guardare, mentre il mezzo sia molto o poco illuminato, e che nella aperta luce il cerchietto della pupilla si diminuisce assai, sicché nel riguardare il disco del sole si riduce ad una piccolezza minore di un grano di panico, che nel mirare oggetti non risplendenti e dentro a mezzo men chiaro si allarga alla grandezza di una lente o più, ed insomma questo allargamento e stringimento si diversifica più assai che in decupla proporzione, dal che è manifesto che quando la pupilla è dilatata molto è necessario che l'angolo del concorso dei raggi sia più remoto dall'occhio, il che accade nel riguardare gli oggetti poco luminosi. Dottrina somministratami nuovamente dal signor Sagredo, per la quale, quando si abbia a fare un'osservazione esattissima e di gran conseguenza, venghiamo avvertiti a dover fare un'investigazione di tal concorso nell'atto dell'istessa o di molto simile operazione. Ma in questa, per manifestar l'errore degli astronomi, non vi è necessaria tanta accuratezza, perché quando anco a favor della parte noi supponessimo tal concorso farsi sopra l'istessa pupilla, poco importerebbe, per esser la fallacia loro tanto grande. Non so, signor Sagredo, se questo voleva essere il vostro motivo. Sagredo. Quest'è per appunto, ed ho caro che non sia stato irragionevole, come m'assicura l'essermi incontrato con voi. Ma ben, con questa occasione sentirei volentieri in che modo si possa investigare la distanza del concorso dei raggi visuali. Salviati. Il modo è assai facile ed è tale. Io piglio 2 strisce di carta, una nera e l'altra bianca, e fo la nera larga per la metà della bianca. Attacco poi la bianca in un muro e lontana da essa fermo l'altra sopra una bacchetta o d'altro sostegno,
in distanza di 15 o 20 braccia, ed allontanandomi da questa seconda per altrettanto spazio per la medesima dirittura, chiara cosa è che in tal lontananza concorrerebbono le linee rette, che partendosi dai termini della larghezza della bianca passassero toccando la larghezza dell'altra striscia posta in mezzo, onde ne seguita che quando in tal concorso si ponesse l'occhio, la striscia nera di mezzo asconderebbe precisamente la bianca opposta, quando la vista si facesse in un sol punto. Ma se noi troveremo che l'estremità della striscia bianca apparisca scoperta, sarà necessario argomento che non da un punto solo escono i raggi visuali, e per far che la striscia bianca resti occultata dalla nera, bisognerà avvicinar l'occhio, accostatolo dunque tanto che la striscia di mezzo occupi la remota, e notato quanto è bisognato avvicinarsi, sarà la quantità di tale avvicinamento misura certa di quanto il vero concorso dei raggi visuali si fa remoto dall'occhio in tale operazione, ed averemo di più il diametro della pupilla, ovvero di quel foro onde escono i raggi visuali, imperroché tal parte sarà egli della larghezza della carta nera, qual è la distanza dal concorso delle linee che si produssero per l'estremità delle carte, al luogo dove stette l'occhio, quando prima vide occultarsi la carta remota dall'intermedia, qual è, dico, tal distanza della lontananza tra le due carte. E però, quando volessimo con esquisitezza misurare il diametro apparente d'una stella, fatta l'osservazione nel modo sopradetto, bisognerebbe far paragone del diametro della corda col diametro della pupilla, e trovato verbi grazia il diametro della corda esser quadruplo di quel della pupilla e la distanza dell'occhio alla corda esser per esempio 30 braccia, diremo il vero concorso delle linee prodotte dai termini del diametro della stella per i termini del diametro della corda andare a concorrer lontane dalla corda 40 braccia, che così sarà osservata come si deve la proporzione tra la distanza della corda al concorso delle dette linee e la distanza da tal concorso e il luogo dell'occhio, che debbe essere la medesima che cade tra il diametro della corda e il diametro della pupilla. Sagredo, ho inteso benissimo, e però sentiamo quel che adduce il signor Simplicio in difesa degli avversari del Copernico. Simplicio: ancorché quello inconveniente massimo e del tutto incredibile indotto da questi avversari del Copernico sia per il discorso del signor Salviati modificato assai, non però mi par tolto via in maniera che non gli rimanga ancora tanto di vigore che basti per atterrar cotal opinione, perché se ho ben capito la somma ed ultima conclusione, quando si ponesse le stelle della sesta grandezza esser grandi quanto il sole, che pur mi par gran cosa credersi, tuttavia resterebbe vero che l'orbe magno avesse a cagionar nella sfera stellata mutazione e diversità tale qual è quella che il semidiametro della terra produce nel sole, che pure è osservabile, onde non si scorgendo né una tale né tampoco una minore nelle fisse, parmi che per questo il movimento annuo della terra resti pur desolato e distrutto. Salviati: voi ben concludereste, signor Simplicio, quando non ci fusse altro da produrre per la parte del Copernico, ma molt'altre cose ci restano ancora, e quanto alla replica fatta da voi, nessuna cosa ci osta che noi non possiamo supporre la lontananza delle fisse esser ancor molto maggiore
di quella che si è fatta? E voi stesso, e chi si sia altro che non voglia derogare alle proposizioni ammesse dai seguaci di Tolomeo, bisognerà che ammetta, per convenientissima cosa, il por la sfera stellata assaissimo maggiore ancora di quello che pur ora abbiamo detto doversi stimare. Imperrocché, convenendo tutti gli astronomi che della maggior tardanza delle conversioni dei pianeti ne sia cagione la maggioranza delle loro sfere, e che perciò Saturno sia più tardo di Giove e Giove del Sole, perché quello ha a descriver cerchio maggiore di questo, e questo di quest'altro, eccetera, considerando che Saturno, per bigrazia, l'altezza del cui orbe è 9 volte maggiore che quella del Sole, e che perciò il tempo di un'evoluzione di Saturno è 30 volte più lungo che quello di una conversione del Sole, essendo che nella dottrina di Tolomeo una conversione della sfera stellata si finisca in 36.000 anni, dove quella di Saturno si fornisce in 30 e quella del Sole in 1, argomentando con simile proporzione e dicendo: se l'orbe di Saturno, per essere 9 volte maggiore dell'orbe del Sole, si rivolge in tempo 30 volte maggiore, per la ragione eversa, quanto doverà essere grande quell'orbe che si rivolge 36.000 volte più tardo? Si troverà la distanza della sfera stellata dovere essere 10.800 semidiametri dell'orbe magno, che sarebbe 5 volte appunto maggiore di quello che poco fa la calcolammo dovere esser, quando una fissa della sesta grandezza fusse quanto è il Sole. Or vedete quanto minore ancora dovrebbe per tal rispetto esser la diversità cagionata in esse dal movimento annuo della Terra. E quando con simile relazione noi volessimo argomentare la lontananza della sfera stellata da Giove e da Marte, quello ce la darebbe 15.000 e questo 27.000 semidiametri dell'orbe magno, cioè ancora maggiore, quello 7 e questo 12 volte, che non ce la dava la grandezza della fissa supposta eguale al Sole. Giornata terza, parte 12. Simplicio. Mi par che a questo si potrebbe rispondere che il moto della sfera stellata si è dopo Tolomeo osservato non esser così tardo come esso lo stimò. Anzi, mi pare avere inteso che l'istesso Copernico è stato l'osservatore. Salviati. Voi dite benissimo, ma non producete cosa che favorisca appunto la causa dei Tolomaici, li quali non hanno mai recusato il moto dei 36.000 anni nella sfera stellata, perché tanta tardità la facesse troppo vasta ed immensa, che se tale immensità non era da concedersi in natura, dovevano prima che ora negare una conversione tanto tarda che non potesse con buona proporzione adattarsi se non ad una sfera di grandezza intollerabile. Sagredo. Di grazia, signor Salviati, non perdiam più tempo in proceder per via di tali proporzioni con gente che sono accomodate ad ammetter cose sproporzionatissime, talché assolutamente con loro per questa strada non è possibile guadagnar nulla. E qual più sproporzionata proporzione si può immaginare di quella che questi tali trapassano ed ammettono, mentre che scrivendo non ci esser più conveniente modo di ordinar le celesti sfere che il regolarsi con le diversità de tempi de periodi loro, mettendo di grado in grado le più tarde sopra le più veloci, costituita che hanno altissima la sfera stellata come tardissima più di tutte, gliene costituiscono una superiore e perciò maggiore,
e la fanno muovere in 24 ore, mentre che la sua inferiore si muove in 36.000 anni. Ma di queste sproporzionalità se ne parlò abbastanza il giorno passato. Salviati. Vorrei, signor Simplicio, che, sospesa per un poco l'affezione che voi portate ai seguaci della vostra opinione, mi diceste sinceramente se voi credete che essi nella mente loro comprendano quella grandezza che di poi giudicano non poter per la sua immensità attribuirsi all'universo. Perché io, quanto a me, credo di no, e mi pare che siccome nell'apprensione dei numeri, come si comincia a passar quelle migliaia di milioni, l'immaginazione si confonde, né può più formar concetto, così avvenga ancora nell'apprender grandezze e distanze immense, sì che intervenga al discorso effetto simile a quello che accade al senso, che mentre nella notte serena io guardo verso le stelle, giudico al senso la lontananza loro esser di poche miglia, né esser le stelle fisse punto più remote di Giove o di Saturno, anzi pur né della Luna. Ma senza più, considerate le controversie passate tra gli astronomi ed i filosofi peripatetici per cagione della lontananza delle stelle nuove di Cassiopea e del Sagittario, riponendole quelli tra le fisse e questi credendole più basse della Luna. Tanto è impotente il nostro senso a distinguere le distanze grandi dalle grandissime, ancor che queste in fatto siano molte migliaia di volte maggiori di quelle. E finalmente io ti domando, o uomo sciocco, comprendi tu con l'immaginazione quella grandezza dell'universo, la quale tu giudichi poi esser troppo vasta? Se la comprendi, vorrai tu stimare che la tua apprensione si estenda più che la potenza divina? Vorrai tu dir d'immaginarti cose maggiori di quelle che Dio possa operare? Ma se non la comprendi, perché vuoi apportar giudizio delle cose da te non capite? Simplicio. Questi discorsi camminan tutti benissimo e non si nega che il cielo non possa superare di grandezza la nostra immaginazione, come anco l'aver potuto Dio crearlo 1000 volte maggiore di quello che è. Ma non dobbiamo ammettere nessuna cosa essere stata creata invano ed esser oziosa nell'universo. Ora, mentre che noi veggiamo questo bell'ordine di pianeti disposti intorno alla Terra in distanze proporzionate al produrre sopra di quella suoi effetti per beneficio nostro, a che fine interpor di poi tra l'orbe supremo di Saturno e la sfera stellata uno spazio vastissimo, senza stella alcuna, superfluo e vano? A che fine? Per comodo ed utile di chi? Salviati. Troppo mi par che ci arroghiamo, signor Simplicio, mentre vogliamo che la sola cura di noi sia l'opera adequata ed il termine oltre al quale la divina sapienza e potenza niuna altra cosa faccia o disponga. Ma io non vorrei che noi abbreviassimo tanto la sua mano, ma ci contentassimo di esser certi che Iddio e la natura talmente si occupa al governo delle cose umane che più applicar non ci si potrebbe, quando altra cura non avesse che la sola del genere umano. Il che mi pare, con accomodatissimo e nobilissimo esempio, poter dichiarare, preso dall'operazione del lume del sole, il quale, mentre attrae quei vapori o riscalda quella pianta, li attrae e la riscalda in modo come se altro non avesse che fare, anzi nel maturar quel grappolo d'uva, anzi pur quel granello solo, vi si applica che più efficacemente applicar non vi si potrebbe, quando il termine di tutti i suoi affari fusse la sola maturazione di quel grano. Ora,
se questo grano riceve dal sole tutto quello che ricever si può, né gli viene usurpato un minimo che dal produrre il sole nell'istesso tempo 1000 e mill'altri effetti, d'invidia o di stoltizia sarebbe da incolpar quel grano, quando credesse o chiedesse che nel suo pro solamente si impiegasse l'azione dei raggi solari. Son certo che niente si lascia indietro dalla divina provvidenza di quello che si aspetta al governo delle cose umane, ma che non possano essere altre cose nell'universo dependenti dall'infinita sua sapienza, non potrei per me stesso, per quanto mi detta il mio discorso, accomodarmi a crederlo. Tuttavia, quando pure il fatto stesse in altra maniera, nessuna renitenza sarebbe in me di credere alle ragioni che da più alta intelligenza mi venissero addotte. Intanto, quando mi vien detto che sarebbe inutile e vano un immenso spazio intraposto tra gli orbi dei pianeti e la sfera stellata privo di stelle ed ozioso, come anco superflua tanta immensità per ricetto delle stelle fisse che superi ogni nostra apprensione, dico che è temerità voler far giudice il nostro debolissimo discorso delle opere di Dio e chiamar vano o superfluo tutto quello dell'universo che non serve per noi. Sagredo, dite pure, e credo che direte meglio, che noi non sappiamo che serva per noi, ed io stimo una delle maggiori arroganze, anzi pazzie, che introdursi possano il dire, perch'io non so a quel che mi serva Giove o Saturno, adunque questi son superflui, anzi non sono in natura, mentre che, o stoltissimo uomo, io non so neanco a quel che mi servano le arterie, le cartilagini, la milza o il fele, anzi né saprei d'avere il fele, la milza o i reni, se in molti cadaveri tagliati non mi fussero stati mostrati, ed allora solamente potrei intender quello che operi in me la milza quando ella mi fusse levata. Per intender quali cose operi in me questo o quel corpo celeste, giacché tu vuoi che ogni loro operazione sia indirizzata a noi, bisognerebbe per qualche tempo rimuover quel tal corpo e quell'effetto ch'io sentissi mancare in me dire che dependeva da quella stella. Di più, chi vorrà dire che lo spazio che costoro chiamano troppo vasto ed inutile tra Saturno e le stelle fisse sia privo d'altri corpi mondani? Forse perché non gli vediamo? Adunque, i 4 pianeti medicei ed i compagni di Saturno vennero in cielo quando noi cominciamo a vedergli e non prima? E così le altre innumerabili stelle fisse non vi erano avanti che gli uomini le vedessero? Le nebulose erano prima solamente piazzette albicanti, ma poi noi col telescopio l'abbiamo fatte diventare drappelli di molte stelle lucide e bellissime. Prosuntuosa, anzi temeraria ignoranza degli uomini. Salviati. Non occorre, signor Sagredo, distendersi più in queste infruttuose esagerazioni. Seguitiamo il nostro istituto, che è di esaminare i momenti delle ragioni portate dall'una e dall'altra parte, senza determinar cosa alcuna, rimettendone poi il giudizio a chi ne sa più di noi. E, tornando sui nostri discorsi naturali ed umani, dico che questo grande, piccolo, immenso, minimo, eccetera, sono termini non assoluti, ma relativi, sì che la medesima cosa, paragonata a diverse, potrà ora chiamarsi immensa e talora insensibile, non che piccola. Stante questo, io domando, in relazione a chi la sfera stellata del Copernico si può chiamare troppo vasta? Questa, per mio parere,
non può paragonarsi né dirsi tale, se non in relazione a qualche altra cosa del medesimo genere. Or, pigliamo la minima del medesimo genere, che sarà l'orbe lunare. E se l'orbe stellato si deve sentenziare per troppo vasto rispetto a quel della luna, ogni altra grandezza che con simile o maggior proporzione ecceda un'altra del medesimo genere, doverà dirsi troppo vasta, ed anco per questa ragione negarsi che ella si ritrovi al mondo. E così gli elefanti e le balene saranno, senz'altro, chimere e poetiche immaginazioni, perché quelli, come troppo vasti in relazione alle formiche, le quali sono animali terrestri, e quelle rispetto alle spillancole, che sono pesci, e veggonsi di sicuro essere in rerum natura, sarebbono troppo smisurati, perché assolutamente l'elefante e la balena superano la formica e la spillancola con assai maggior proporzione, che non fa la sfera stellata quella della luna, figurandoci noi detta sfera tanto grande quanto basta per accomodarsi al sistema copernicano. Di più, quanto è grande la sfera di Giove, quanto quella di Saturno, assegnate per recettacolo di una stella sola e ben piccola in comparazione di una fissa? Certo che se a ciascuna fissa si dovesse consegnar per suo ricetto tal parte dello spazio mondano, bisognerebbe far l'orbe dove stanzia l'innumerabile moltitudine di quelle molte e molte migliaia di volte maggiore di quello che basta per il bisogno del Copernico. Inoltre, non chiamate voi una stella fissa piccolissima, dico anco delle più apparenti, nonché di quelle che fuggono la nostra vista, e le chiamiamo così in comparazione dello spazio circonfuso? Ora, quando tutta la sfera stellata fusse un corpo solo, risplendente, chi è che non capisca che nello spazio infinito si può assegnare una distanza tanto grande dalla quale tale sfera lucida apparisse così piccola ed anco minore di questo che dalla terra ci pare adesso una stella fissa? Di lì dunque giudicheremmo allora piccola quella medesima cosa che ora qui chiamiamo smisuratamente grande. Sagredo. Grandissima mi par l'inezia di coloro che vorrebbero che Dio avesse fatto l'universo più proporzionato alla piccola capacità del loro discorso che all'immensa, anzi infinita sua potenza. Simplicio, tutto questo che voi dite va bene, ma quello sopra di che la parte fa instanza è l'avere a concedere che una stella fissa abbia ad esser non pure eguale, ma tanto maggiore del Sole, che pure amendue sono corpi particolari situati dentro all'orbe stellato. E ben parmi che molto a proposito interroghi quest'autore e domandi: a che fine ed a beneficio di chi sono macchine tanto vaste? Prodotte forse per la terra, cioè per un picciolissimo punto? E perché tanto remote, acciò che appariscano tantine e niente assolutamente possano operare in terra? E da che proposito una spropositata immensa voragine tra esse e Saturno? Frustatorie sono tutte quelle cose che da ragioni probabili non sono sostenute. Salviati. Dalle interrogazioni che fa quest'uomo mi par che si possa raccorre che, quando si lasci stare il cielo, le stelle e le distanze della quantità e grandezza che egli ha sinor creduto, benché nissuna comprensibil grandezza egli giamai non se ne sia sicuramente figurata, ei penetri benissimo e resti capace dei benefizi che da esse provengano sopra la terra.
la quale non più sia una cosetta minima, né che esse sien più tanto remote che appariscano così piccoline, ma tanto grandi quanto basta per poter operare in terra, e che la distanza tra esse e Saturno sia proporzionata benissimo, e che egli di tutte queste cose abbia molto probabili ragioni, delle quali ne averei volentieri sentito qualcuna, ma il vedere che egli in queste poche parole si confonde e si contradice mi fa credere che sia molto penurioso e scarso di queste probabili ragioni, e che quelle che ei chiama ragioni siano piuttosto fallacie, anzi ombre di vane immaginazioni. Imperocché io domando adesso a lui se questi corpi celesti operano veramente sopra la terra e se per tale effetto sono stati prodotti delle tali e tali grandezze ed in tali e tali distanze disposti, oppure se non hanno che fare con le cose terrene. Se non han che fare con la terra, sciocchezza grande è il voler noi terreni essere arbitri delle grandezze e regolatori delle loro locali disposizioni, mentre siamo ignorantissimi di tutti i loro affari ed interessi. Ma se dirà che operano e che a questo fine siano indirizzati, viene ad affermare quello che per un altro verso egli medesimo nega, ed a laudar quello che pur ora ha dannato, mentre diceva che i corpi celesti, locati in tanta lontananza che della terra appariscan tantini, non possono in lei operar cosa alcuna. Ma, uomo mio, nella sfera stellata, già stabilita nella distanza che ella si trova e che da voi vien giudicata per ben proporzionata per gli influssi in queste cose terrene, moltissime stelle appariscono picciolissime e 100 volte tante ve ne sono del tutto a noi invisibili, che è un apparire ancor minori che tantine. Adunque bisogna che voi, contraddicendo a voi medesimo, neghiate ora la loro operazione in terra, ovvero che, contraddicendo pure a voi stesso, concediate che l'apparir tantine non detrae della loro operazione, osì veramente, e questa sarà più sincera e modesta concessione, concediate e liberamente confessiate che giudicar nostro circa le loro grandezze e distanze sia una vanità, per non dir presunzione o temerità. Simplicio. Veramente vidi ancor io subito, nel leggere questo luogo, la contraddizione manifesta nel dir che le stelle, per così dire, del Copernico, apparendo tanto piccoline, non potrebbero operare in terra, e non si accorgere d'aver conceduto l'azione sopra la terra a quelle di Tolomeo e sue, che appariscono non pur tantine, ma sono la maggior parte invisibili. Salviati. Ma vengo ad un altro punto. Sopra che fondamento dice egli che le stelle appariscono così piccole? Forse perché tali le veggiamo noi? E non sa egli che questo viene dallo strumento che noi adoperiamo in riguardarle, cioè dall'occhio nostro? E che ciò sia vero, mutando strumento le vedremo maggiori e maggiori quanto ne piacerà. E chissà che alla terra che le rimira senza occhi, elle non si mostrino grandissime, e quali realmente elle sono? Ma è tempo che, lasciate queste leggerezze, venghiamo a cose di più momento. E però, avendo io già dimostrato queste due cose, prima quanto basti por lontano il firmamento, sì che in lui il diametro dell'orbe magno non faccia maggior diversità di quella che fa l'orbe terrestre nella lontananza del sole, e poi dimostrato parimenti come, per far che una stella del firmamento ci apparisca della grandezza che noi la veggiamo, non è necessario porla maggiore del sole, vorrei saper se Ticone o d'alcuno de suoi aderenti ha tentato mai di investigare in qualche modo
se nella sfera stellata si scorga veruna apparenza per la quale si possa più risolutamente negare o ammettere il moto annuo della terra. Sagredo: io per loro risponderei di no, né tampoco averne avuto bisogno, giacché il Copernico stesso è che dice tal diversità non vi essere, ed essi, argomentando ad hominem, glielo ammettono e sopra questo assunto mostrano l'improbabilità che ne segue, cioè che sarebbe necessario far la sfera tanto immensa che una stella fissa, per apparirci grande come ci apparisce, converrebbe che in realtà fosse una mole così immensa che eccedesse la grandezza di tutto l'orbe magno, cosa che è poi, come essi dicono, del tutto incredibile. Salviati: io son del medesimo parere e credo appunto che egli argomentino contro all'uomo più per difesa d'un altro uomo che per brama di venire in cognizione del vero. E non solamente non credo che alcun di loro si sia applicato al far tal osservazione, ma non son sicuro ancora se alcuno di essi sappia quale diversità dovesse produrre nelle fisse il movimento annuo della terra, quando la sfera stellata non fusse in tanta distanza, che in esse tal diversità per la sua piccolezza svanisse. Perché il cessare da tale inquisizione e rimettersi al semplice detto del Copernico può ben bastare a convincer l'uomo, ma non già a chiarirsi del fatto, potendo esser che la diversità ci sia, ma non cercata, o per la sua piccolezza o per mancamento di strumenti esatti, non compresa dal Copernico, che non sarebbe questa la prima cosa che egli per mancanza di strumenti o per altro difetto non ha saputa. Eppur, fondato sopra altre saldissime conjetture, affermò quello a cui parevano contrarie le cose non comprese da lui, che, come già si disse, senza il telescopio né Marte poteva comprendersi crescere 60 volte e Venere 40 più in quella che in questa positura. Anzi, le differenze loro appariscono minori assai del vero. Tuttavia si è poi venuto in certezza tali mutazione esservi a capello quale ricercava il sistema copernicano. Or, così sarebbe ben fatto ricercare con quella esquisitezza che si potesse maggiore se una tal mutazione, che dovrebbe scorgersi nelle fisse, posto il moto annuo della terra, effettivamente si osservasse, cosa che assolutamente credo non essere sinora stata fatta da alcuno, e non solamente fatta, ma forse, come ho detto, neanche da molti ben inteso quel che cercarsi dovrebbe. Né mi muovo a caso a dir così, perché già vidi certa scrittura a penna di uno di questi anticopernicani, che diceva necessariamente dover seguire, quando tal opinione fusse vera, un continuo alzamento ed abbassamento del polo di 6 mesi in 6 mesi, secondo che la terra in tanto tempo, per tanto spazio quant'è il diametro dell'orbe magno, si ritira or verso settentrione or verso austro. Eppur gli pareva ragionevole, anzi necessario che, seguendo noi la terra, quando fussimo verso settentrione dovessimo avere il polo più elevato che quando siamo verso il mezzogiorno. In questo medesimo errore incorse uno peraltro assai intelligente matematico, pur seguace del Copernico, secondo che riferisce Ticone ne suoi proginnasmi a facciata 684, il quale diceva aver osservato mutarsi l'altezza polare ed esser diversa la state dal verno, e perché Ticone nega il merito della causa, ma non danna l'ordine, cioè nega il vedersi mutazione nell'altezza polare, ma non condanna tale inquisizione come non accomodata a conseguir quel che si cerca, viene a dichiararsi che egli ancora stima l'altezza polare variata o non variata di 6 mesi in 6 mesi, esser buona riprova per escludere
o introdurre il movimento annuo della terra. Simplicio. Veramente, signor Salviati, che a me ancora par che dovesse seguirli stesso, imperrocché io non credo che voi mi negherete che se noi camminiamo solamente 60 miglia verso tramontana, il polo ci si alzerà 1 grado ed accostandoci parimente per altre 60 miglia al settentrione, ci si alzerà il polo 1 altro grado, eccetera. Ora, se l'accostarsi e discostarsi 60 miglia solamente fa sì notabil mutazione nelle altezze polari, che doverà fare il trasportarvi la terra e noi insieme, non dirò 60 miglia, ma 60 migliaia? Giornata terza, parte 13. Salviati, doverà fare, se si deve seguir cotesta proporzione, che il polo ci si alzerà 1000 gradi. Vedete, signor Simplicio, quanto può un'inveterata impressione. Voi, per esservi fissato nella fantasia per tanti anni che il cielo sia quello che si rivolga in 24 ore e non la terra, e che in conseguenza i poli di tal rivoluzione siano nel cielo e non nel globo terrestre, non potete neanco per 1 ora spogliarvi quest'abito e mascherarvi del contrario, figurandovi che la terra sia quella che si muova solamente per tanto tempo, quanto basta per concepir quello che ne seguirebbe, quando questa bugia fusse vera. Se la terra, signor Simplicio, è quella che si muove in se stessa in 24 ore, in lei sono i poli, in lei è l'asse, in lei è l'equinoziale, cioè il cerchio massimo descritto dal punto egualmente distante dai poli. In lei sono gli infiniti paralleli maggiori e minori, descritti dai punti della sua superficie più e meno distanti dai poli. In lei sono tutte queste cose, e non nella sfera stellata, che per essere immobile manca di tutte, e solo con l'immaginazione vi si possono figurare, prolungando l'asse della terra fin là, dove terminando segnerà 2 punti soprapposti ai nostri poli, ed il piano dell'equinoziale disteso figurerà in cielo un cerchio a sé corrispondente. Ora, se il vero asse, i veri poli, il vero equinoziale terrestri non si mutano in terra, tutta volta che voi ancora resterete nel medesimo luogo in terra, trasportate pure la terra dove vi piace, che voi giammai non cangerete abitudine né ai poli, né ai cerchi, né ad altra cosa terrena, e questo per esser cotal trasportamento comune a voi ed a tutte le cose terrestri. Ed il moto dove è comune è come se non vi fusse, e siccome voi non muterete abitudine ai poli terreni, abitudine dico, sì che vi si alzino o vi si abbassino, così parimente non la muterete ai poli figurati in cielo, tutta volta che per poli celesti intenderemo, come già si è definito, quei 2 punti che dall'asse terrestre prolungato sin là vi vengono segnati. È vero che si mutano tali punti nel cielo, quando il trasportamento della terra viene fatto in tal modo che il suo asse vadi a ferire in altri ed altri punti della sfera celeste immobile, ma non si muta la nostra abitudine ad essi, sì che il secondo ci si elevi più che il primo. Chi vuole che dei punti del firmamento, rispondenti ai poli della terra, l'uno se gli alzi e l'altro se gli abbassi, bisogna camminare in terra verso l'uno, allontanandosi dall'altro, che il trasportar la terra e con lei noi medesimi, come ho già detto, non opera niente. Sagredo, concedetemi in grazia, signor Salviati, ch'io spiani assai chiaramente questo negozio con un esempio, se ben grossolano, altrettanto però accomodato a questo proposito. Figuratevi, signor Simplicio, d'essere in una galera e che stando in poppa abbiate drizzato un quadrante o altro strumento astronomico alla sommità dell'albero del trinchetto,
come se voi voleste prendere la sua elevazione, la quale fusse verbigrazia 40 gradi. Non è dubbio che camminando voi per corsia verso l'albero 25 o 30 passi, tornando a drizzare il medesimo strumento alla medesima sommità dell'albero, troverete la sua elevazione esser maggiore ed esser cresciuta verbigrazia 10 gradi. Ma se in cambio di camminare i detti 25 o 30 passi verso l'albero, voi, restando fermo in poppa, faceste muover tutta la galera verso quella parte, credereste voi che, mediante il viaggio che ella avesse fatto dei 25 o 30 passi, l'elevazione del trinchetto vi si mostrasse di 10 gradi accresciuta? Simplicio. Credo ed intendo che ella non si vantaggerebbe né anche un sol capello per il viaggio di 1000 né di 100.000 miglia, nonché di 30 passi. Ma credo bene che se traguardando la sommità del trinchetto si fosse incontrato una stella fissa ad essere nella medesima dirittura, credo, dico, che tenendo fermo il quadrante, dopo aver navigato verso la stella 60 miglia, la mira batterebbe bene alla punta del trinchetto come prima, ma non già più alla stella, la quale mi si sarebbe elevata un grado. Sagredo. Ma voi non credete già che il traguardo non battesse a quel punto della sfera stellata che risponde addirittura della sommità del trinchetto? Simplicio. Questo no, ma il punto sarebbe variato e rimarrebbe sotto alla stella prima osservata. Sagredo. Così sta per appunto. Ma siccome quello che in questo esempio risponde all'elevazione della sommità dell'albero non è la stella, ma il punto del firmamento che si trova nella dirittura dell'occhio e della cima dell'albero, così, nel caso esemplificato, quello che nel firmamento risponde al polo della terra non è una stella o d'altra cosa fissa del firmamento, ma è quel punto nel quale va a terminar l'asse terrestre dirittamente prolungato sin là, il qual punto non è fisso, ma ubbidisce alle mutazioni che facesse il polo terreno. E però Ticone od altri che avevano portato questa instanza dovevano dire che a tal movimento della terra, quando vero fusse, si dovrebbe conoscere ed osservar qualche diversità nell'alzamento ed abbassamento, non del polo, ma di alcuna stella fissa verso quella parte che risponde al nostro polo. Simplicio. Già intendo benissimo l'equivoco preso da costoro, ma non però mi si toglie la forza, che mi par grandissima, dell'argomento portato in contrario, quando si riferisca alla mutazione delle stelle e non più del polo, atteso che se il movimento della galera di 60 miglia solamente mi fa alzare una stella fissa per un grado, come non potrà molto più venirmi una simil mutazione ed anco maggiore assaissimo quando la galera si trasportasse verso la medesima stella per tanto spazio quant'è il diametro dell'orbe magno, che voi dite esser il doppio di quello che è dalla terra al sole? Sagredo. Qui, signor Simplicio, ci è un altro equivoco, il quale veramente voi intendete, ma non vi sovviene l'intenderlo, ed io cercherò di ricordarvelo. Però ditemi, se quando, dopo aver aggiustato il quadrante ad una stella fissa e trovato, verbigrazia, la sua elevazione esser 40 gradi, voi, senza muovervi di luogo, inclinaste il lato del quadrante sì che la stella rimanesse elevata sopra quella dirittura, direte voi perciò la stella aver acquistato maggiore elevazione? Simplicio. Certo no, perché la mutazione si è fatta nello strumento e non nell'osservatore che abbia mutato luogo, muovendosi verso quella. Sagredo. Ma quando voi navigate
o camminate sopra la superficie della terra, direste voi che nel medesimo quadrante non si facesse mutazione alcuna, ma si conservasse sempre la medesima elevazione rispetto al cielo, tutta volta che voi stesso non l'inclinaste, ma lo lasciaste stare nella prima costituzione. Simplicio. Lasciate ch'io ci pensi un poco. Direi senz'altro che non la conservasse, per essere il viaggio ch'io fo non in piano, ma sopra la circonferenza del globo terrestre, la quale di passo in passo muta inclinazione rispetto al cielo, ed in conseguenza la fa mutare allo strumento che sopra di lei la conserva. Sagredo, voi benissimo dite, ed anco intendete che quanto maggiore e maggiore fusse quel cerchio sopra il quale voi vi moveste, tante più miglia bisognerebbe camminare per far che quella stella vi si alzasse quel grado di più, e che finalmente, quando il moto verso la stella fusse per linea retta, più ancora converrebbe muoversi che per la circonferenza di qualsivoglia grandissimo cerchio. Salviati, sì, perché finalmente la circonferenza del cerchio infinito e di una linea retta sono l'istessa cosa. Sagredo. Questo non intendo io, né credo che n'intenda anco il signor Simplicio, e bisogna che ci sia sotto qualche misterio ascosto, perché sappiamo che il signor Salviati non parla mai a caso, né mette in campo paradosso che non riesca in qualche concetto non punto triviale. Però a luogo e tempo vi ricorderò la dichiarazione di questo esser la linea retta lì stesso che la circonferenza del cerchio infinito, che per adesso non voglio che interrompiamo il discorso che abbiamo per le mani, e, tornando al caso, metto in considerazione al signor Simplicio come l'accostamento e discostamento che fa la Terra a quella stella fissa che è vicina al polo si fa come per una linea retta, che è il diametro dell'orbe magno, talché il voler regolare l'alzamento ed abbassamento della stella polare col moto per tal diametro, come per il moto sopra il cerchio piccolissimo della Terra, è gran segno di poca intelligenza. Simplicio. Ma pur restiamo ancora nelle medesime difficoltà, giacché neanco quella poca diversità che esservi dovrebbe si scorge esservi, e se questa è nulla, nullo ancora bisogna confessar che sia il moto annuo per l'orbe magno attribuito alla terra. Sagredo. Or qui lascio seguire al signor Salviati, il quale mi par che non trapassava per nullo l'alzamento o abbassamento della stella polare o di altra delle fisse, ancorché non compreso da alcuno e dalli stesso Copernico, posto, non dirò per nullo, ma per inosservabile per la sua piccolezza. Salviati. Già ho detto di sopra che non credo che alcuno si sia messo ad osservare se nei diversi tempi dell'anno si scorga mutazione alcuna nelle fisse, che possa dipendere dal movimento annuo della Terra. E soggiunto di più che ho dubbio se forse alcuno abbia bene inteso quali siano le mutazioni e tra quali stelle debbano apparire. Però è bene che andiamo con diligenza esaminando questo punto. L'aver trovato scritto solamente in genere non si dovere ammettere il movimento annuo della Terra nell'orbe magno, perché non ha del verisimile che per esso non si vedesse alcuna apparente mutazione nelle stelle fisse, e il non sentir poi dire quali dovessero essere in particolare cotali apparenti mutazioni ed in quali stelle, mi fa molto ragionevolmente stimare che costoro che su quel generico pronunziato si fermano non abbiano inteso, neanco forse cercato di intendere, come cammini il negozio di queste mutazioni, né che cose siano quelle che dicono che vedersi dovrebbero, e da così giudicare mi muove il sapere che il movimento annuo
attribuito dal Copernico alla Terra, quando debba farsi sensibile nella sfera stellata, non rispetto a tutte le stelle egualmente ha da farsi apparente mutazione, ma tale apparenza in alcune deve farsi maggiore, in altre minore, in altre ancor minore e finalmente in altre assolutamente nulla, per grandissimo che si ponesse il cerchio di questo moto annuo. Le mutazioni poi che vedersi dovrebbero sono di due generi. L'uno è il mutar esse stelle l'apparente grandezza e l'altro il variar altezze nel meridiano, che si tira poi in conseguenza il mutar gli orti e gli occasi e le distanze dal vertice, eccetera. Sagredo, mi par di vedermi apparecchiare una matassa di questi rivolgimenti che Dio voglia ch'io me ne sia per poter distrigar mai, perché a confessare il mio difetto al signor Salviati io ci ho talvolta pensato, né mai ne ho potuto ritrovare il bandolo, e non dico tanto di questo che appartiene alle stelle fisse, quanto di un'altra più terribil faccenda che voi mi avete fatta sovvenire col ricordar queste altezze meridiane, latitudini, ortive e distanze dal vertice, eccetera. E il mio ravvolgimento di cervello nasce da quello ch'io vi dirò adesso. Il Copernico pone la sfera stellata immobile ed il Sole nel centro di essa parimmente immobile. Adunque, ogni mutazione che a noi apparisca farsi nel Sole o nelle stelle fisse è necessario che sia della Terra, cioè nostra. Ma il Sole si alza e si abbassa nel nostro meridiano per un arco grandissimo, quasi di 47 gradi, e per archi ancora maggiori e maggiori vari alle sue larghezze ortive e occidue negli orizzonti obliqui. Or, come può mai la Terra inclinarsi e rilevarsi tanto notabilmente al Sole e nulla alle stelle fisse, o per sì poco che sia cosa impercettibile? Questo è quel nodo che non è possuto mai passare al mio pettine, e se voi me lo scioglierete vi stimerò più che un Alessandro. Salviati. Queste sono difficoltà degne dell'ingegno del signor Sagredo, ed è tale il dubbio che sino lui stesso Copernico diffidò quasi di poterlo dichiarare in maniera che lo rendesse intellegibile, il che si vede sì dal confessare egli stesso la sua oscurità, sì dal rimettersi 2 volte in 2 diverse maniere per dichiararlo. Ed io ingenuamente confesso di non aver capita la sua spiegatura, se non dopo che con altro diverso modo assai piano e chiaro lo resi intellegibile, ma non però senza una lunga e laboriosa applicazion di mente. Simplicio. Aristotile vedde la difficoltà medesima e se ne servì per redarguire alcuni antichi, i quali volevano che la Terra fusse un pianeta, contro ai quali argomenta che, se ciò fusse, converrebbe che essa, parimente come gli altri pianeti, avesse più di un movimento, dal che ne seguirebbe questa variazione negli orti ed occasi delle stelle fisse e nelle altezze meridiane parimente. E poiché ei promosse la difficoltà e non la risolvette, è forza che ella sia, se non di impossibile, almeno di difficile scioglimento. Salviati. La grandezza e forza dell'annodamento rende lo scioglimento più bello e ammirando, ma io non ve lo prometto per oggi e vi prego a dispensarmi sino a domani, e per ora andremo considerando e dichiarando quelle mutazioni e diversità che per il movimento annuo dovriano scorgersi nelle stelle fisse, siccome pur ora dicevamo, nell'esplicazione delle quali vengono a proporsi alcuni punti preparatori per lo scioglimento della massima difficoltà. Ora, ripigliando i 2 movimenti attribuiti alla Terra, e dico 2 perché il terzo non è altrimenti un moto, come a suo luogo dichiarerò, cioè l'annuo e il diurno, quello si deve intendere fatto dal centro della Terra nella circonferenza dell'orbe magno,
cioè di un cerchio massimo descritto nel piano dell'eclittica fissa ed immutabile. L'altro, cioè il diurno, è fatto dal globo della Terra in se stesso circa il proprio centro e proprio asse non eretto, ma inclinato al piano dell'eclittica con inclinazione di gradi 23,5 in circa, la quale inclinazione si mantiene per tutto l'anno e, quello che sommamente si deve notare, si conserva sempre verso la medesima parte del cielo, talmente che l'asse del moto diurno si mantiene perpetuamente parallelo a se stesso. Sicché, se noi ci immagineremo tale asse prolungato sino alle stelle fisse, mentre che il centro della Terra circonda in un anno tutta l'eclittica, l'istesso asse descrive la superficie di un cilindro obliquo che ha per una delle sue basi il detto cerchio annuo e per l'altra un simil cerchio immaginariamente descritto dalla sua estremità, o vogliamo dir polo, tra le stelle fisse. Ed è tal cilindro obliquo al piano dell'eclittica secondo l'inclinazione dell'asse che lo descrive, che abbiamo detto essere gradi 23,5, la quale, conservandosi perpetuamente l'istessa, se non quanto in molte migliaia di anni fa qualche piccolissima mutazione che al presente negozio niente importa, fa che il globo terrestre né più si inclina giammai né si solleva, ma immutabile si conserva. Dal che ne seguita che, per quanto appartiene alle mutazioni da osservarsi nelle fisse dipendenti dal solo movimento annuo, l'istesso accaderà a qualsivoglia punto della superficie terrena che è all'istesso centro della Terra. E però, nelle presenti esplicazioni ci serviremo del centro, come di qualsivoglia punto della superficie. E, per più facile intelligenza del tutto, ne disegneremo le figure lineari. E prima segniamo nel piano dell'eclittica il cerchio ANBO, figura 1, ed intendiamo i punti A, B essere gli estremi verso Borea e verso Austro, cioè il principio di Cancro e di Capricorno, ed il diametro AB prolunghiamolo indeterminatamente per D e C verso la sfera stellata. Dico ora, primieramente, che niuna delle stelle fisse poste nell'eclittica, per qualsivoglia mutazione fatta dalla Terra per esso piano dell'eclittica, varierà mai elevazione, ma sempre si scorgerà nella medesima superficie. Ma bene se gli avvicinerà ed allontanerà la Terra per tanto spazio quanto è il diametro dell'orbe magno, il che sensatamente si vede nella figura. Imperroché sia la Terra nel punto A o sia in B, sempre la stella C si vede per la medesima linea ABC, ma bene la lontananza BC si è fatta minore della CA per tutto il diametro BA, il più dunque che si possa scorgere nella stella C e in qualsivoglia altra posta nell'eclittica, è la accresciuta o diminuita apparente grandezza per l'avvicinamento o allontanamento della Terra. Sagredo, fermate un poco, in cortesia, perché sento non so che scrupolo che mi dà fastidio, ed è questo, che la stella C venga veduta per la medesima linea ABC tanto quando la Terra sia in A quanto se ella sia in B, l'intendo benissimo, come anco di più capisco che l'istesso avverrebbe da tutti i punti della linea AB, mentre che la Terra passasse da A in B per essa linea. Ma passandovi, come si suppone, per l'arco ANB, è manifesta cosa che quando ella sarà nel punto N ed in qualunque altro, fuori che li due AB, non più per la linea AB, ma per altre ed altre si scorgerà. Talché, se il mostrarsi sotto diverse linee deve cagionare apparente mutazione, qualche diversità converrà che si scorga. Anzi, più dirò, con quella libertà filosofica che tra i filosofi amici debbe esser permessa. Parermi che voi,
contrariando a voi stesso, neghiate ora quello che pur oggi ci avete con nostra maraviglia dichiarato esser cosa verissima e grande. Dico di quello che accade nei pianeti, ed in particolare nei tre superiori, che, ritrovandosi continuamente nell'eclittica o a quella vicinissimi, non solamente si mostrano ora a noi propinqui ed ora remotissimi, ma tanto nei regolati lor movimenti difformi che, talvolta immobili e talora per molti gradi retrogradi, ci si rappresentano, e tutto non per altra cagione che per il movimento annuo della terra. Salviati. Ancorché per 1000 riscontri io sia stato fatto certo dell'accortezza del signor Sagredo, pur ho voluto con quest'altro cimento assicurarmi maggiormente di quanto io possa promettermi dall'ingegno suo, e tutto per util mio, che quando le mie proposizioni potranno star salde al martello o alla coppella del suo giudizio, potrò star sicuro che elle sian di lega buona a tutto paragone. Dico pertanto che a bello studio avevo dissimulata cotesta obiezione, ma non però con animo di ingannarvi e di persuadervi alcuna falsità, come sarebbe potuto accadere quando l'istanza da me dissimulata e da voi trapassata fusse stata tale in effetto, quale in apparenza si mostra, cioè veramente gagliarda e concludente. Ma ella non è tale, anzi dubito io adesso che voi, per tentar me, finghiate di non conoscer la sua nullità, ma voglio in questo particolare esser più malizioso di voi, col cavarvi a forza di bocca quello che artifiziosamente volevi nasconderci. E però ditemi, che cosa è quella onde voi conoscete la stazione e retrogradazione dei pianeti derivante dal moto annuo e che è così grande che pure almeno qualche vestigio di simile effetto dovrebbe vedersi nelle stelle dell'eclittica? Sagredo. 2 quesiti contien questa vostra domanda, ai quali convien ch'io risponda. Il primo riguarda l'imputazione che mi date di simulatore, l'altro è di quello che possa apparir nelle stelle, eccetera. Quanto al primo dirò, con vostra pace, che non è vero ch'io abbia simulato di non intender la nullità di quella instanza, e per assicurarvi di ciò vi dico ora che benissimo capisco tal nullità. Salviati. Ma non capisco già io come possa essere che voi non parlaste simulatamente, quando dicevi di non intender quella tal fallacia, la quale confessate ora di intender benissimo. Sagredo. La confessione stessa di intenderla può assicurarvi ch'io non simulavo, mentre dicevo di non l'intendere, perché quando io avessi voluto e volessi simulare, chi potria tenermi ch'io non continuassi nella medesima simulazione, negando tuttavia di intender la fallacia? Dico dunque che non l'intendevo allora, ma che ben la capisco al presente, mercé dell'avermi voi destato l'intelletto, prima col dirmi risolutamente che ella non è nulla, e poi col cominciare a interrogarmi così alla larga che cosa fusse quella per la quale io conosceva la stazione e retrogradazione dei pianeti, e perché questo si conosce dalla conferenza che si fa di essi con le stelle fisse, in relazione delle quali si veggono variare lor movimenti or verso occidente ed or verso oriente, e talora restar come immobili, e perché sopra la sfera stellata non ve n'è altra immensamente più remota e da noi visibile con la quale possiamo conferir le nostre stelle fisse, però vestigio ognuno possiamo noi scorgere nelle fisse che risponda a quello che ci apparisce nei pianeti. Questo penso io che sia quel tanto che voi mi volevi cavar di bocca.
Grazie per aver ascoltato con noi. Se l'audiolibro ti è piaciuto, lascia un mi piace, un commento e, se vuoi, iscriviti e attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. A presto e buona continuazione!